Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 15 al 22 agosto, bentornati agli affezionati, a tutti quelli che sostengono il canale, benvenuti ai nuovi e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere aggiornati sui prossimi video in uscita che saranno quelli sull'amore, come mi avete chiesto, sull'astrogossip e su varie attualità. Allora ragazzi, questa settimana c'è un transito epocale. Marte allora già siamo reduci dalla luna piena su Saturno retrogrado, quindi tanti ci sono arrivati già pronti per far accadere le cose, tanti che magari facevano resistenza adesso con quella luna piena staranno già cercando di lasciare andare. Questa settimana il transito epocale è che Marte il 20 lascia definitivamente il segno del Toro, quindi finisce questa congiunzione ormai agli sgoccioli larga con Urano e con il nodo nord. La congiunzione precisa è avvenuta intorno al 17° grado, quindi in piena seconda decade, che inevitabilmente offre il suo riflesso anche alla prima e alla terza. Ma come accade in astrologia, ragazzi, come accade in astrologia, gli ultimi giorni di un transito danno il colpo di coda, quindi potrebbero essere quelli più forti per lasciare andare, che possono far fluire l'energia di questo transito che è potentissimo, talmente potente che addirittura sono insorti con la bomba atomica, cioè Urano, ragazzi, in Toro per potere, per questioni economiche, perché tanto ormai, ragazzi, nel mondo, cioè non ormai, da secoli ormai fanno le cose soltanto per ragioni di potere e di interesse. Qui la gente tira fuori anche la bomba atomica, che poi siamo proprio ad un livello di bassa evoluzione, ragazzi. Quando c'è Marte in Toro, per fortuna ogni 85 anni viene proprio fuori il materialismo, la venalità, la bassezza umana, perché è una posizione molto scomoda per Urano, che è un astro rivoluzionario legato all'aria, legato al segno dell'Acquario, che è però anche nei transiti scomodi, anzi soprattutto in quelli, ha proprio la funzione di andare a smuovere quello che c'è sotto, l'apparente, no? Tranquillità, gli apparenti equilibri economici e come, insomma, per le regole che vigono sul pianeta Terra, proprio mostrando, portando alla luce quello che marina sotto, quello che cova, no? Come delle energie simili a dei serpenti, portandolo alla luce, innanzitutto una realtà, un'intenzione, perdono potenza e poi con le inevitabili conseguenze, insomma, si evolve, si affrontano delle trasformazioni che portano all'evoluzione umana. Ovviamente Urano in Toro mette in luce nel privato quanto siamo disposti a venderci, quanto siamo poco connessi col potere, no? Col potere personale, con l'autorità personale, e quanto siamo disposti a venderci anche per avere delle protezioni a volte illusorie. Parliamo del segno del Toro che non brilla per acutezza. Non vi risentite, lo so che poi vi offendete, ma sono Toro anch'io, quindi figuratevi, no? È importante conoscere le nostre debolezze, i nostri lati ombra, le nostre ottave basse, è importante perché altrimenti queste ci schiacciano, nel senso che continuano ad esistere in noi e se noi le ignoriamo comunque esistono e le vedono anche gli altri, quindi comunque la vulnerabilità è purtroppo triplicata. Invece, essendo consapevoli di un limite, ci comportiamo anche di conseguenza. Fatto sta che ragioni economiche, interesse, bassezze umane, disponibilità a vendersi in virtù della protezione, di certezze illusorie, di tornaconti personali, è una realtà che andrà avanti finché Urano non uscirà dal segno del Toro, ma dobbiamo arrivare, se non sbaglio, nel 2025-2026, insomma ragazzi c'è tempo, poi ci raggiorniamo per la data esatta, ma ci sono i video nel canale che vi dicono tutto di questo transito, quindi li potete
vi potete, al momento mi sfugge, ma insomma, li potete controllare. Allora, come dicevo, è l'ultima settimana, Marte ormai è uscito dalla congiunzione esatta con Urano e nodo nord, ma come vi stavo dicendo in astrologia spesso lo fa anche Saturno, c'è il colpo di coda, quindi proprio gli ultimi, diciamo il potere energetico di un pianeta, l'atmosfera che esso crea, si sentono principalmente all'inizio di un segno e alla fine, il cosiddetto colpo di coda. E nelle giornate, ragazzi, fra il 17, 18 e 19, con la luna calante nel segno del Toro, che farà come le lancette di un orologio, no? Raggiungerà questo Marte proprio negli ultimi 3 giorni del transito, e quindi darà il là se qualcosa ancora non è stato come dire, rivoluzionato, se qualcosa non è ancora emerso, ma ovviamente è lì per staccarsi, se qualcosa regge ancora, così si regge per scommessa ma non ha più motivo di esistere. Queste 3 giornate, sia a livello mondiale, economico, di equilibri, di deliri dei potenti, sia a livello personale, saranno le 3 giornate che poi insomma ci traghetteranno il 20, che porteranno il cambiamento, quindi che concluderanno questa fase così delicata, controversa, ma insomma sicuramente legata al rinnovamento. E poi il 20 Marte entrerà nel segno dei Gemelli, ci sarà 7 mesi. I Gemelli sono avvisati, Trump ha già avuto una perquisizione da parte dello Stato in una sua casa in Florida, mentre lui era a New York. Insomma, potrebbero emergere delle tensioni, per esempio per il segno dei Gemelli e anche per la polarità del segno del Sagittario, per tutte le simbologie, anche no, a livello di editoria, di scuola, di comunicazioni, di mass media, tutto quello che è governato da Mercurio e dal segno dei Gemelli, anche gli adolescenti, ma c'è un video dedicato proprio a questo transito strepitoso, e quindi sorgeranno insomma tutte queste cose. I Gemelli e il Sagittario, dicevo, anche la Vergine e i Pesci sono avvisati perché ci sarà un po' di energia da sistemare. I Gemelli nello specifico appunto secondo me stanno già vivendo un po' di maretta, nel senso che molti Gemelli hanno già delle situazioni tese e qualche nemico sta già insorgendo, ma ragazzi, ovviamente è funzionale ad un rinnovamento, ok? Quindi a prese di coscienza, a crescita e a maturazione, visto che il segno dei Gemelli e Marte in Gemelli formerà un gradevolissimo trigono con Saturno, ma prima anche un ottimo aspetto con Giove, quindi tutto quello che emerge è fortunato, nel senso che è proprio finalizzato a farvi prendere coscienza di nuove dimensioni e quindi di cambiamenti e upgrade psicologici, perché tutto quello che riguarda il segno dei Gemelli e Mercurio, poi oltre alle comunicazioni, agli scritti, è anche proprio la psiche, farsi una propria visione, una propria idea personale, individuale, senza essere condizionati. Quindi settimana intensa dal punto di vista del possesso, del controllo, dell'economia, no? Anche dei rapporti venusiani, quindi i rapporti sentimentali, le società. Insomma, ragazzi, ci sono questi 3 giorni, 17, 18 e 19, accadrà qualcosa, insomma, nelle nostre vite. Lottate se c'è sentimento, altrimenti, se è solo per il possesso, se è solo per il potere, soltanto per l'ego, se ce la fate a lasciare andare, sarà un momento molto evolutivo. Ma veniamo, no? A ogni singolo segno, vediamo queste giornate, questa settimana di esito così particolare, che cosa ci porta, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, questa settimana iniziate a godere dell'ottimo aspetto tra Venere e Leone, che vi accompagnerà fino a settembre inoltrato in trigono a Giove. Quindi arriva l'amore,
Se per tutti quegli arieti ovviamente che mi hanno scritto e mi hanno detto Giove non mi ha portato nulla. Allora ragazzi, era importante e probabilmente è avvenuto con la congiunzione Marte-Urano, era importante che voi lasciaste andare dei ricordi. Quando ci sono dei transiti così passionali, forti, come un Giove in Ariete che chiude un ciclo sicuramente pesante, iniziato nel 2010-2011, pesante proprio a livello di relazione, che probabilmente vi ha fatto soffrire e vi ha fatto chiudere un po', quando ci sono dei transiti così e non accade nulla, è probabile che il cuore sia stato veramente sigillato e che per proteggervi, proprio per il timore di incontrare persone che avevano delle maschere, abbiate messo dei paletti talmente forti e serrati che un solo passaggio di Giove non è sufficiente. Però quello che Giove può fare, e che comunque ha fatto finora in questi 3 mesi circa, è quantomeno quello di farvi percepire un'atmosfera diversa e iniziare a farvi percepire una voglia, un rinnovamento, una voglia di vivere, tornare a vivere la vita. Però bisognava lasciare andare un ricordo, molto probabilmente, bisognava lasciare andare un bisogno, un attaccamento, anche a livello psicologico, anche a livello emotivo, anche se qualcuno non lo vedete più, non lo sentite più, ma se vi sono state dette delle parole, se vi è stato detto qualcosa che si è fossilizzato nella vostra mente, probabilmente vi siete chiusi e avete creato tutta una serie di credenze limitanti per paura riguardo a questo, perché voi siete assolutamente audaci, forti, coraggiosi, ma nel momento in cui toccano il vostro punto debole, che può essere proprio l'attaccamento, gli affetti, le certezze proprio riguardo agli affetti, si apre un discorso di vulnerabilità che dovreste guardare meglio, perché poi rimanete bloccati, e vedere un ariete bloccato e ferito è veramente una contraddizione in termini ed è veramente un dispiacere. Quindi il transito di Marte-Urano che si è verificato dal 5 luglio e che termina il 20 agosto, quindi nel corso di questa settimana, probabilmente a molti di voi, fatemelo sapere nei commenti, fatemelo sapere su Instagram, ha portato in qualche modo o ad avere delle rivelazioni o a fare delle scoperte, insomma qualcosa nel vostro mondo interiore ha subito un crash test. È come se ci fosse stato, è come se voi chiusi in una torre d'avorio aveste visto una crepa mettersi una crepa, fare entrare la luce, una crepa nelle pareti di questa torre, fare entrare la luce. Se siete tosti, perché siete veramente tosti, magari immagino quelli che hanno Sole o ascendente congiunti a un Saturno in Ariete, quindi che cosa ve lo dico a fare? Proprio resistenza a oltranza, proprio lotta continua contro le novità, contro gli sconosciuti, contro gli estranei. Se anche doveste avere un tema natale dove, come dire, queste chiusure sono rafforzate, le ultime giornate del transito di Marte in Toro, adesso, questa settimana, dal 17 al 19, dal 17 sì, al 19 ragazzi, il 20 a mattina credo che Marte sarà già congiunto alla Luna in Gemelli, devo controllare, ci farò un video. Quelle 3 giornate dal 17 al 19 potrebbero, siccome si tratta di una luna calante, potrebbero e dovrebbero in realtà rappresentare il colpo di coda per cui, se avevate ancora delle resistenze, se avevate idealizzato qualcuno, un ricordo, non sarò mai più felice senza di te, insomma cose di questo genere che alcuni pianeti in Toro possono creare, un determinato settore del tema natale in Toro può creare. Insomma, se facevate resistenza in virtù insomma, se stavate facendo Penelope, sappiate che 17, 18 e 19 potrebbero portare proprio con un colpo di coda la fine di chiusure limitanti, credenze limitanti e la fine di ricordi che non vi portano a niente, che vi hanno soltanto magari danneggiati o fatto perdere tempo. Se invece il ricordo non passa, ragazzi, o è una cosa karmica che deve durare 18 vite, no? Questa chiusura,
o magari ci sono dei presupposti per il ritorno di qualcuno e in quel caso bisognerà attendere in maniera interessante il ritorno di Giove in Ariete a Natale, quindi ci riaggiorniamo, per quello ci riaggiorniamo. Se capitate per la prima volta su questi video, siete dell'Ariete, dell'ascendente Ariete o avete anche una luna in Ariete, insomma Stellium in Ariete, c'è un video dedicato a Giove in Ariete che getta uno sguardo fino al 2023 e anche se poi lo riaggiorneremo con il ritorno di Giove a Natale, vi aiuta a capire più o meno il trend, no? E dove sta andando l'energia, quali sono le cose da fare, quali sono le cose da lasciare. Quindi, se la Luna calante in Toro, su Urano, nodo nord e poi Marte, in queste giornate di quei centrali della settimana, riuscirà a farvi liberare dalla muraglia cinese, avrete il piacere e la fortuna di fare degli incontri o comunque l'amore, le atmosfere sentimentali entreranno a piè sospinto nella vostra vita, perché c'è un trigono bellissimo di Venere nel segno del Leone che arde, trigono a Giove, e ragazzi dal 20 Marte in Gemelli soffierà aria su questo fuoco e farà divampare delle situazioni, quindi sappiate che ci sono grandi novità sentimentali in arrivo, oltre che degli spostamenti. Vi state aprendo a un cambiamento, a 7-8 mesi di spostamenti di su e giù, forse vi trasferiranno, forse vi cambieranno di ufficio, forse vi state riscrivendo ad un corso. È probabile che durante gli spostamenti o nei social troverete qualcuno, no? Questo amore, ma sappiate che se lasciate fare all'universo il lavoro che deve fare, no? Di rottura di vecchi attaccamenti, l'amore entrerà nella vostra vita improvvisamente, ragazzi. Quindi ci saranno, a prescindere dall'amore, ci saranno delle tensioni fino al 26 agosto tra lavoro e sentimenti, perché probabilmente ci saranno dei cambiamenti, delle cose per cui voi vorreste stare in un posto, invece magari dovete stare nell'altro, quindi sarete un po' frullati sopra e sotto negli spostamenti, però io credo che siccome siete delle creature fatte di fuoco, vivete per amare, vivete per provare delle emozioni forti, quelle se vi lasciate andare non vi mancheranno assolutamente. Continua il grande Repulisti nel settore delle amicizie, nel settore dei progetti. Fatemi sapere che cosa avete scoperto con questa luna piena, perché voi nella giornata del 12 avete avuto la luna piena su Saturno nel settore amicizie, che già sta subendo una grande selezione dal 10 marzo 2020. Le stelle vi consigliano di selezionare, di tenere soltanto gli amici che si stanno rivelando tali anche nei momenti di tensione. Anche voi probabilmente dovete rivedere un attimo il vostro modo di essere amici, di dare fiducia, di comportarvi, no? Questi sono transiti di grandissimo bilancio, però eliminare le persone tossiche ed eliminare i comportamenti tossici, quelli che anche noi facciamo, no? Nella vita, perché siamo esseri umani pieni di debolezze, vi permetterà di rinascere e abbracciare questo transito di Giove che dura, ragazzi, ancora tanti mesi, perché ve lo porterete fino a maggio 2023 e rappresenta una rinascita. Quindi più fate piazza pulita di situazioni tossiche che non permettono all'energia di attecchire, più avrete grandissimi vantaggi, perché ragazzi le stelle sono ancora sono sempre dalla vostra parte, quindi forza e coraggio, mi raccomando, selezione e correzione di comportamenti disfunzionali. Un grande bacio, fatemi sapere che cosa accadrà nelle giornate dal 17 al 19 e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, questa è l'ultima settimana in cui vivrete
subirete il transito epocale di Marte, Urano e Nodo Nord. Ormai la congiunzione sta scemando, ma innanzitutto in astrologia vale il colpo di coda, quindi un pianeta fa sentire particolarmente la sua energia all'ingresso nel segno, quindi nei primi gradi, e alla fine col cosiddetto colpo di coda. E giusto per non farci mancare niente, oltre quindi al famigerato colpo di coda, siccome l'universo è perfetto e quando deve fare le cose le fa bene, gli ultimi 3 giorni del transito di Marte in Toro saranno accompagnati da una luna in Toro che si congiungerà prima il 17, il 18 a Nodo Nord e Urano, e poi 18 e 19, insomma, congiungerà Marte. Questo che cosa significa? La Luna è un ago della bilancia, è un ago che fa pendere la bilancia a destra o a sinistra quando ci sono magari ancora delle situazioni traballanti che il transito magari ha sì stimolato, ha sì fibrillato, ma magari noi non siamo stati, noi vogliamo trattenere, no? La mente umana, l'ego umano, il toro poi, di che stiamo a parlare? Che ha paura di perdere e deve controllare perché sennò chissà che succede. Se ci sono state delle situazioni, no? Che insomma si sono fatte mettere in discussione in termini di persone, in termini di obiettivi, in termini di possedimenti, ma siete ancora pieni di incertezze sul da farsi, siccome questa è una luna calante che andrà a stimolare il nodo nord, ragazzi, il destino, Urano, gli strappi quello è Marte, gli strappi improvvisi, gli avvenimenti, proprio le consapevolezze, anche l'incidentuccio, insomma, cioè, la cosa improvvisa che vi fa mollare la presa, quello che potrebbe accadere se ci sono delle situazioni traballanti, no, che state ancora cercando di contenere, e che in questi 3 giorni si verifichi l'evento, abbiate il sogno, ragazzi, la consapevolezza in qualsiasi modo, ma quello che deve essere andrà. Si sta chiudendo magistralmente, e in questi 3 giorni, negli ultimi 3 giorni, con la luna in Toro, proprio verrà sancita la fine. Avete presente quando mettono i sigilli, si chiude? Stiamo vivendo proprio la chiusura di un ciclo che è iniziato nel 2003-2004. Infatti il nodo nord stava transitando nel segno del Toro e adesso, ritornando su se stesso e avendo trovato Urano ad attenderlo, è normale che metta in discussione, faccia crollare quelle certezze limitanti, tutte quelle condizioni che erano state create all'epoca, quindi circa 19 anni fa. Se non vi ritrovate con la chiusura del 2003-2004, bisogna andare a 20 anni prima, quindi 84-85, se volete ve lo controllo al volo, perché tutti i passaggi del nodo nord, tutti i ritorni del nodo nord in Toro, come accade per Giove che quando torna su se stesso a volte va a stimolare la chiusura del ciclo dell'ultimo transito, quindi 12 anni prima, ma a volte riemergono cose di 24, 36, soprattutto a livello magari generazionale, di karma familiare, o a livello, come dire, di società, no? Dove i tempi sono più dilatati, ovviamente accadono queste cose. Allora ragazzi, vi confermo che nel 1985 c'era il nodo nord in Toro, quindi è probabile che anche a quel tempo, insomma, per chi c'era, per chi è grande come me o ancora di più, potrebbero essere accadute delle cose nel 1985 o 86, a livello anche 86, ragazzi, fino ai primi mesi del 1986 c'era il nodo nord in Toro, perché non sempre il nodo nord coincide con l'inizio e la fine dell'anno, come è successo a noi per esempio, insomma, che è stata abbastanza precisa quest'anno, il 2022, no? I calendari sono delle invenzioni umane, il cielo va dove deve andare e ha anche i suoi moti irregolari con le retrogradazioni, quindi
si stanno concludendo cose a livello immobiliare, patrimoniale, ragazzi, anche sentimentale, anche a livello di società, perché comunque è Marte, ma il segno del Toro è venusiano, quindi molte cose stanno cambiando, probabilmente sono cambiate. Chi ha cercato di trattenere 17, 18 e 19 avrà la sua centrifuga, no? Perché quando noi cerchiamo di controllare ostinatamente qualcosa, siccome in realtà l'essere umano può controllare soltanto il proprio modo di reagire agli avvenimenti, l'universo ci dà quella spintarella per toglierci la coperta di Linus, quindi sappiate che non finirà nulla, che è ancora uno scopo evolutivo per noi, finirà quello che stiamo trattenendo come coperta di Linus, quindi grandi movimenti, grandi cambiamenti, proprio soprattutto per chi ha l'ascendente Toro a 360 gradi. C'è anche il Toro insieme all'Acquario, insieme al Leone, insieme allo Scorpione, ha anche una situazione, una croce angolare, non soltanto portata da Urano, Marte, il nodo nord nel segno, anche Saturno che quadra Urano si è fatto sentire con la luna piena, quindi molti di voi hanno preso delle decisioni importanti, probabilmente sia nelle settimane prima del 12 della luna piena in Acquario, sia nelle settimane dopo, perché ragazzi dipende da come ci arriviamo, no? Se siamo pronti o meno come dire, al debutto in un nuovo livello, in un nuovo livello di vita, in un nuovo mondo, no? Creato da noi. Ma ci sono state sicuramente delle modifiche, delle decisioni importanti, delle transazioni importanti nelle giornate della luna piena, e quindi c'è un cambiamento a tutto tondo che non si è ancora compiuto, che probabilmente ha visto dei semi gettare adesso con questo transito dal 5 luglio al 20 agosto. Ci sarà tutto un progressivo, una progressiva crescita, un progressivo innaffiare questo campo che è stato appena creato, proprio il cambiamento manifesto. I frutti di questi cambiamenti verranno raccolti da maggio 2023, quindi adesso ci si impegna. Per quanto riguarda l'amore, i cambiamenti che ci sono stati si sono rivelati e si riveleranno molto utili per il dialogo. Forse avete lasciato andare anche in qualche modo qualche atteggiamento controproducente, eccessivamente controllante, delle vecchie convinzioni, dei vecchi modi di fare appresi in famiglia. Forse siete riusciti a liberarvi, no, di schemi comportamentali che non facevano bene all'amore, e si sta instaurando, grazie a questo bel Mercurio in Vergine, in ottimo aspetto ai vostri valori, si sta creando un dialogo assolutamente costruttivo che riporta pace dove non c'era, porta incontri, chiarimenti, e dove tutto andava bene, ma con questi transiti siete in pochi, probabilmente porta un upgrade, no? Quindi un miglioramento, e c'è chi sta facendo anche dei progetti per diventare genitore. Questa è una posizione di Mercurio molto interessante, che fino al 26 agosto, no, può gettare le basi per qualcosa che infatti si vedrà a partire dai prossimi 9 mesi. Quindi ci sono grandi cambiamenti, grandi doni per il Toro, che non si attacca tenacemente al passato, agli schemi del passato, ma si lascia andare. Venere nel segno del Leone dall'11 fino alla prima settimana di settembre porterà passione, anche un po' di gelosia, ma tanto amore in famiglia, e anche delle spese proprio da dedicare alla casa o a qualcuno della famiglia, che sicuramente si faranno sentire.
Il transito di Marte in Gemelli dal 20 per i Toro e per l'ascendente Toro si farà sentire dal punto di vista poi degli investimenti, questo ve lo anticipo, cercate di prendere delle decisioni prima dell'11 settembre, per ogni cosa c'è il video su Marte in Gemelli che vi lascio in sovrimpressione, lascerò nell'info box, lo potete trovare se il link non dovesse funzionare sul canale di Stars and the City, e sarà un transito molto lungo che probabilmente vi porterà ad investire, ma anche a misurarvi con voi stessi e a vedere a che punto dell'evoluzione siete arrivati, soprattutto a livello di indipendenza psicologica. Quindi sarà comunque un transito molto importante, anche perché avete preso delle decisioni importanti con Marte e Urano in Toro, quindi è inevitabile poi che dovrete misurarvi con delle nuove realtà. Quindi ragazzi, un grande in bocca al lupo, perché avete avuto dei transiti epocali, raccontatemi come è andata, anche se mi avete scritto in molti, ma questi ultimi 3 giorni saranno interessanti. Un grande bacio e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, state vivendo, vi state preparando ad un momento, ad un periodo abbastanza movimentato. Questa è l'ultima settimana in cui avrete Marte in Toro, e dal 20 agosto, anzi accade alla fine di questa settimana in realtà, comunque ne risentirete probabilmente insomma dalla prossima, a meno che non siate nati proprio nel primo giorno del segno dei Gemelli. Marte entrerà nel vostro segno e vi sosterrà per 7 mesi. Allora ragazzi, sarà un momento di transizione molto importante, di crescita, ma sarà sicuramente un momento sfidante, attivo, intenso, sicuramente non particolarmente rilassante, ma insomma movimentato, che vi porterà ad una grande maturazione, anche ad una grande crescita, ad un aumento del ruolo, dello status, no, del potere. Voi immaginate a chi ha l'ascendente Gemelli, oltre che il Sole, perché il Sole è la personalità, quindi con un trigono, con una congiunzione di Marte e un trigono di Saturno, è chiaro che la persona viene sollecitata, stimolata anche verbalmente da sfide, magari da un percorso di crescita, da un periodo intenso di studio, e grazie al trigono di Saturno riuscirà a gestire benissimo insomma questa situazione con impegno, con costanza, sarà anche seguito dalle persone giuste e arriverà a fine marzo 2023 insomma con delle competenze, con proprio un miglioramento, no? Della maturità, della personalità, della gestione dello stress, delle capacità cognitive. L'ascendente Gemelli è proprio la persona, ragazzi, è il personaggio, quindi sicuramente ci sarà un momento di cura e di intensità, no? E di attenzione, di dedizione, di energia da dedicare alla salute fisica, ragazzi. Proprio è il personaggio, è la persona. Quindi se dovete fare delle cure, se c'è qualcosa che dovete risolvere, che magari si trascina da tempo, ragazzi, sappiate che con Marte in Gemelli sull'ascendente, ovviamente se c'è qualche patologia, se c'è qualche sensibilità, se c'è qualche stress con Marte per un protratto nel tempo, sarete iperstimolati, no? Quindi è chiaro che magari se c'è una sensibilità, se c'era qualcosa così latente, potrebbe venire su. Quindi non vi spaventate, ma anzi è il momento giusto, visti i transiti che ci sono, è il momento giusto per risolvere. Quindi vi dedicherete molto alla vostra persona. Un'altra cosa che può accadere, come per il Sole, anche per l'ascendente, con un Marte trigono a Saturno, potrebbe verificarsi un periodo molto movimentato di spostamenti. Se lavorate o se lavorate, potreste ottenere un temporaneo trasferimento ad altra sede, ad altro ufficio, e questo Marte in Gemelli indica proprio l'iperstimolazione. Oppure magari vi viene chiesto di fare un corso di aggiornamento, oppure molti di voi si riscrivono all'università, o chi comunque frequenta, sta
frequenta il mondo dell'istruzione, si sta istruendo, potrebbe nei prossimi 7 mesi chiedere la tesi, fare un grosso numero di esami, perché comunque Marte in Gemelli indica non soltanto delle tensioni degli interlocutori sfidanti a livello verbale, ma anche un grande impegno mnemonico, scolastico, proprio legato alla cultura. Quindi siete molto fortunati per il trigono di Saturno, quindi c'è questo assist di 7 mesi, quindi avrete delle persone al vostro fianco che vi sosterranno, degli ottimi docenti, degli ottimi coach se si tratta di un periodo di crescita, dei validi medici che vi aiuteranno. Ci sarà un momento tra settembre e ottobre, poi lo vedremo meglio con i pianeti in bilancia, in cui ci sarà una grande distensione, ok? Magari adesso non vi preoccupate se magari dal 20 sentite, soprattutto se siete nati in maggio, se avete valori in gemelli come l'ascendente nei primi 10 gradi, se c'è qualche tensione, se c'è qualche battibecco, quello è dato semplicemente dall'idiosincrasia energetica portata da un Mercurio in Vergine che forma una sorta di dissonanza con Marte in Gemelli, ma finirà presto, insomma. Avvertirete questa idiosincrasia, questa tensione, questo innalzamento delle critiche, sia al vostro interno, quindi sia voi sarete più aspri, più critici, sia qualcuno nei vostri confronti dal 20 al 26. Poi Mercurio entrerà nel diplomatico segno della bilancia e si inizieranno a creare dei punti di talete molto interessanti, no? Anche con Giove in Ariete, quindi sarà un cielo molto stimolante, ragazzi, ma assolutamente di sfide costruttive che potete superare alla grandissima, e anche sentimentalmente un Marte in Gemelli può portare anche ad un periodo in cui gli avvenimenti sentimentali, gli incontri, le vicende, i chiarimenti possono concentrarsi. Magari ritorna qualcuno del passato, magari siete già in una situazione sentimentale, o anche se siete single potrebbero sovraffollarsi diverse persone, perché i gemelli comunque, ragazzi, sono doppi. Certo, non parliamo dei pesci, cioè non dovrebbe tornare un'intera squadra di basket, però potrebbe esserci anche una indecisione sentimentale, un'indecisione che più che trasferirsi a livello fisico, siccome Marte in Gemelli è molto cerebrale, ragazzi, anche un po' immaturo, insomma, lasciatemelo dire, potrebbe essere più che altro una forte tendenza al flirt, a sentirvi con più persone, anche in una maniera abbastanza dispersiva. Ecco, cercate di non vivere le ottave basse di questo transito, ok? Che ovviamente vi porterà molti incontri, molti interlocutori, no? Un grande movimento, faccio cose, vedo gente, insomma queste cose qua. Però sfruttiamo il trigono con Saturno, e se avete voglia di stare in una relazione, approfittate di questo periodo per trovare, no? Di questo periodo di incontri, no? Molto movimentato, per trovare delle persone con quali stare bene psicologicamente, che per voi è tutto, con le quali vivere in leggerezza come vostro auspicio. E se trovate quelle persone, tenetele, nel senso non lasciatevi poi disperdere da tutto il canto delle sirene che avete intorno. Perché? Perché c'è anche un ottimo transito di Giove, quindi si chiude anche sentimentalmente una fase critica iniziata nel 2010-2011 e se ne apre un'altra nella quale sarete più maturi, più equilibrati, più centrati, ma quindi inevitabilmente anche più soddisfatti. Quindi voi venite anche da una chiusura, no, degli ultimi 10-12 anni in cui magari sono cadute molte maschere, avevate un'idea della coppia molto più ipocrita, passatemi il termine, molto più legata all'apparenza, no? E poi nella sostanza c'era magari più maturità, meno dedizione, meno concentrazione su una persona sola. Attraverso tutta una serie di vicende, tutta una serie di transiti in questi 12 anni siete riusciti anche, no, a comprendere qual è il nucleo che dà benessere nella vita sentimentale, non la dispersione fatua. Quindi il periodo che si inaugura adesso e che durerà altri 12 anni sembra essere molto promettente. Quindi però dipende anche da noi, dipende anche da voi.
cercate di non cedere magari all'abitudine, ecco, di disperdere verbalmente, a livello psicologico, di attenzioni, l'energia su diverse persone, ma approfittate del trigono di Saturno per scegliere il meglio. E vedrete che il 2023 vi sorprenderà perché vi farà vivere delle atmosfere completamente diverse. Quindi si risolvono questioni di salute, si risolve, aumentate le vostre competenze e la vostra crescita personale. Avrete risposte molto positive e farete degli incontri sentimentali nelle prossime settimane, molto promettenti. Sappiate selezionare e mantenere soltanto il meglio. Lavorativamente parlando, insomma, ci sono delle piccole tensioni che daranno poi vita a qualcosa tra novembre e dicembre, a qualche novità tra novembre e dicembre, ma insomma seguiremo la pratica con calma. Adesso cercate di godervi il momento e cercate di sfruttare al meglio questo transito impegnativo ma molto stimolante che sta per arrivare. Quindi ragazzi, un grande in bocca al lupo. Fatemi sapere come andranno queste cose, perché sarete fortemente attenzionati dalle stelle. E passiamo agli amici del cancro e dell'ascendente cancro. Cari amici del cancro e cari amici con l'ascendente cancro, insomma è estate, vi vorreste riposare, ma è probabile che con l'uscita di Venere dal vostro segno il giorno 11, il momento maggiore di relax e di ferie, non dico che sia giunto al termine, ma probabilmente insomma avete fatto le ferie in luglio. Adesso con la Venere nel segno del Leone opposta a Saturno, che tra l'altro la scorsa settimana è stato toccato e stimolato dalla luna piena in Acquario, quello che vedo è insomma che le vostre finanze per ragioni positive, di miglioramento, di estetica, ma insomma le vostre finanze sembrano essere messe, non dico a dura prova, però sembra che ci siano delle uscite. Ok, probabilmente fino alla prima settimana di settembre, questo ve lo anticipo, per tutta una serie di abbellimenti, investimenti, arredamento per la casa, ragazzi, per la vostra immagine, per fare dei regali a qualcuno che amate o qualcuno della famiglia, ci sarà questa progressiva uscita di denaro dall'11 al 20 sarà un po' più poderosa, poi in qualche modo troverete un aiuto, troverete qualcuno che vi affianca nelle spese, no? Quindi le cose andranno meglio, però insomma forse anche per le vacanze, forse per accontentare qualcuno, nel senso che finora avete ricevuto coccole, risorse e attenzioni voi. Forse adesso, ripeto, non soltanto per un regalo, ma per accompagnare qualcuno in vacanza, insomma qui c'è qualche uscita di denaro anche per un lungo periodo per piaceri, cose estetiche e arredamento, però ovviamente state andando, tutti questi investimenti sono volti proprio al raggiungimento di un obiettivo che inizierà a concretizzarsi, che vi sta togliendo molte energie, ma che inizierà a concretizzarsi positivamente probabilmente da fine anno, inizio 2023, quando poi avrete dei transiti strepitosi, ok? Quindi sappiate che anche se state investendo delle risorse adesso, anche se state investendo su cure, insomma su cose per cui adesso vedete l'impegno, sarete abbondantemente ripagati da un 2023, un 2024 e parte del 2025 veramente gratificanti se adesso si semina nella maniera migliore. Finalmente vi sentite consigliati bene, sentite che c'è qualcuno che vi consiglia, che vi guida, un interlocutore costruttivo. Ecco, questa è la sensazione positiva che avete dopo un marasma, dopo un periodo abbastanza confuso nel quale magari molto probabilmente vi siete sentiti attorniati da persone che creavano soltanto confusione e che grazie
alla Venere opposta a Plutone, ragazzi, e alla Luna piena in Capricorno, se non sbaglio di fine giugno, primi di luglio, adesso non ricordo, ma abbiamo seguito la pratica. Ecco, grazie a quella luna piena si sono diradate completamente le nebbie che ultimamente, insomma, si erano create probabilmente dall'entrata di Giove in Pesci, si erano create intorno a voi e non vi facevano vedere chiaro, non vi indicavano la giusta direzione. Invece, soprattutto dal 4 agosto, le cose si stanno mettendo, da quando Mercurio è entrato nell'amico segno della Vergine, le cose si stanno affilando, avete le risposte che dovete avere, se state aspettando delle risposte, se avete inviato dei curriculum, se avete aperto delle pratiche, anche a livello burocratico, non soltanto culturale, quindi anche se avete fatto delle richieste di iscrizione, ragazzi, se avete, certo gli esami in agosto no, le università sono chiuse, ma c'è tutto un mondo di cultura, di preparazione, di competenze, di corsi, magari all'ADRE che si svolgono in estate. Allora questo è il momento giusto e strepitoso fino al 26 agosto, se avete voglia di fare corsi, no? di ampliare la vostra formazione, è il momento giusto, è il momento migliore, proprio come chiarezza mentale, per prendere decisioni, per ricevere risposte e quindi sappiate che fino al 26 agosto avrete un Mercurio strepitoso in ottimo aspetto a Plutone, quindi anche conversazioni di chiarimento, anche situazioni, anche una maggior chiarezza riguardo a decisioni da prendere, sia per quanto riguarda le relazioni proprio interpersonali e sentimentali, perché c'è stata un po' di tensione anche in quell'ambito, sia per quanto riguarda il lavoro, perché è probabile che, visti insomma i transiti abbastanza impegnativi, anche lavorativamente parlando, se lavorate in squadra, se lavorate con un team, insomma possono esserci state delle tensioni, dei cambiamenti, delle sorprese, qualcosa di improvviso per quanto riguarda i colleghi, quindi o semplicemente qualcuno si è rivelato per quello che era, quindi ho scoperte poco, come dire, poco piacevoli in alcuni casi, ma molto utili, perché è sempre meglio sapere con chi si ha a che fare, ma anche cambi di rotta, colleghi che sono partiti, gente che si è allontanata, qualcuno che è arrivato, insomma movimento anche abbastanza improvviso e insomma che ha innescato anche una serie di cambiamenti dentro di voi, per cui state davvero pensando di apportare delle modifiche lavorative. Quindi è un momento che sommessamente, non magari a livello esterno, non è visibile all'esterno, ma interiormente c'è un grande movimento di energie che vi sta sta proprio aprendo la mente a nuovi orizzonti, e voi che siete così legati alle abitudini, al passato, alle atmosfere familiari, adesso siete davvero pronti, probabilmente qualcuno vi ha fatto anche arrabbiare, insomma qualcuno vi ha deluso, adesso siete pronti a portare delle modifiche, a prendere in mano la situazione, anche se la cosa può essere scomoda, avventurosa, vi spaventa, ma vi sta arrivando una rabbia mista a coraggio e una capacità, una forza di essere leader di voi stessi e di affrancarvi da situazioni che non vi stanno bene più. Questa insofferenza, questo sentimento dovrebbe portarvi a compimento di qualcosa, lavorativamente parlando, entro il maggio del 2023. Ed è dato da una posizione sfidante di Giove in Ariete, che lavorativamente parlando chiude un ciclo iniziato tra il 2010 e il 2011, un ciclo sfidante, questo ve lo ricordo, soprattutto lo sottolineo per le persone che capitano per la prima volta su questi video. State chiudendo proprio a livello di aspirazioni personali lavorativamente parlando, un ciclo che è iniziato nel 2010-2011, che è stato sfidante, che è stato molto destrutturante, che vi ha sottoposto sicuramente a delle sfide, vi ha fatto perdere qualche situazione durante il percorso, sono cadute delle maschere, sia le vostre che quelle degli altri, e adesso, chiuso questo ciclo, ne riparte un altro che ha dei presupposti ben diversi e molto più soddisfacenti. Quello che potete fare voi è fare chiarezza
e prendere delle decisioni coerenti e seguirle fino alla fine. Siccome ci stiamo avvicinando all'11 settembre, giorno in cui Mercurio diventerà retrogrado opposto a Giove, mi permetto di ricordarvi, perché lo sto facendo da qualche video in qua, ma soprattutto lo sottolineo per le persone che capitano per la prima volta su questi video, le decisioni, ragazzi, prendetele adesso. Adesso fino al 26 avrete una lucidità strepitosa, ma anche quando Mercurio entrerà nel segno della Bilancia, quindi anche fino all'11 settembre, anche se voi vedrete che ci saranno maggiori incertezze quando l'astro cambierà il segno perché inizierà l'opposizione con Giove. Le decisioni prendetele adesso, perché poi dall'11 settembre al 4 ottobre con Mercurio retrogrado è meglio non prendere decisioni per il futuro, è meglio stare in una situazione così di protezione, di cautela, senza fare grandissime cose che non siano state decise prima. Quindi molti mi hanno scritto: ma se io devo firmare, devo verbalizzare qualcosa che capiterà dall'11 settembre al 4 ottobre, ragazzi, l'importante è che la decisione sia stata presa prima, ok? E che il processo di cambiamento, le proposte lavorative, i contatti avvengano prima dell'11 settembre. Voi nello specifico avete un momento di grazia fino al 26 agosto, di lucidità, di chiarezza, di costruttività. Approfittatene. Poi quello che accadrà con Mercurio retrogrado sarà un sistemare cose che si ripresentano dal passato e quindi utilizzeremo il transito per quello. Quindi mi raccomando, prendete decisioni, c'è tensione in amore, ma il dialogo fino al 26 vi proteggerà, siate sinceri e chiari e tutto andrà a posto. Io vi mando un grande bacio e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, voi siete veramente all'interno della tempesta perfetta, come mi ha detto una Leone Doc, all'interno di una centrifuga, facendo un veloce avvolgendo velocemente il nastro. Voi avete avuto delle grandi svolte, dei grandi esiti, molto probabilmente intorno alla luna nuova del 28 nel segno del Leone, che vi ha proprio portato a velocemente rottamare il vecchio e a iniziare una nuova fase che ovviamente adesso state organizzando, state disciplinando. C'è chi ha cambiato lavoro, c'è chi ha cambiato casa, c'è chi ha cambiato comune di residenza, c'è chi sta ponendo fine a una relazione per iniziarne un'altra, c'è chi lascia tutto e va via. Insomma, i leoni e gli ascendenti leoni che hanno Saturno contro dal 10 marzo 2020 e Urano quadrato, adesso con Marte in Toro, insomma stanno veramente scardinando la croce fissa del loro tema natale. Quindi se succedono, se capitate per la prima volta su questi video e vi sta veramente capitando di essere in una centrifuga e state cambiando, rivoluzionando tutto, cioè le cose vi saltano, le vecchie situazioni saltano oppure ritornano cose di 30 anni fa, è normale, non vi spaventate, è normale, bisogna semplicemente cercare di mettere ordine. La settimana scorsa ha rappresentato l'acme di tutto questo processo, ragazzi, perché c'è stata la luna piena in Acquario su Saturno, proprio congiunta a Saturno, quindi lo ha attivato, che è retrogrado. Quindi se c'erano delle cose ancora da sistemare, se non avevate ancora lasciato andare qualcosa, se c'erano anche delle questioni burocratiche da verbalizzare, se avete tergiversato, no? Cercando di trattenere qualcosa, visto che la vita vi sta veramente cambiando, probabilmente la luna piena ha segnato il là affinché, come un domino, no? Attraverso proprio un effetto domino, tante cose inizino a sistemarsi. Siete in una fase di rinnovamento pazzesco, si sta chiudendo un ciclo iniziato nel 92-94, se ne apre un altro che finirà tra 28-30 anni, quindi è inevitabile che tanta roba della vostra vita rimanga nel passato, no? E che voi vi risorgiate e selezionate tantissimo e portate nel futuro soltanto cose degne di un leone, ok? Quindi
per avere, come dire, contezza se abbiamo fatto un lavoro positivo o un lavoro che un po' si è perso per strada in questi 30 anni, no? Per fare un bilancio di questo ciclo, se nonostante Saturno contro siete riusciti a fare un upgrade, un miglioramento lavorativo, delle promozioni, ovviamente Saturno contro in quel caso indica un grosso carico di responsabilità, no? Quindi no? Anche il peso dell'ascesa. Se siete riusciti a migliorare la vostra condizione di vita, ovviamente con sacrificio, con grandissimo impegno, e sto guardando dei leoni che hanno fatto una meraviglia negli ultimi, sono riusciti a fare una meraviglia negli ultimi mesi. Hanno tenuto botta finché Giove non è stato in Ariete. Sicuramente l'anno scorso è stato un anno un po' di smarrimento, perché c'era anche l'opposizione di Giove che, unita a Saturno, portava anche un po' di confusione, no? di dispersione dell'energia. Con Giove in Pesci c'è stata una sorta di digestione degli avvenimenti, così un'interiorizzazione, anche una crescita, ma vedo dei leoni e degli ascendenti leoni che dall'11 maggio con Giove in Ariete stanno compiendo delle meraviglie. Se invece come dire, questo transito mi sta aiutando a fare tabula rasa, no? Allora vuol dire che probabilmente non siete riusciti a prendere il massimo dal transito, no? Da questa sfida, ma comunque è stato utile, si sta rivelando utile per pulire il terreno. Probabilmente quando succede questo è come se c'è un vecchio karma, anche karma familiare da smaltire, no? Perché spesso le generazioni successive ripagano in qualche modo, rivivono, riportano sulle spalle le scie no? la scia energetica di qualcosa accaduto prima. Quindi quando più che crescere si sta lavorando per fare tabula rasa, per levare le cose, proprio perché si sta compiendo una sorta di compito. Che era più che altro di risoluzione di situazioni, e adesso ovviamente se non ostacolate il transito, se lasciate andare, se non vi attaccate troppo al passato, se lasciate andare le cose che vi hanno sempre vincolato, ma magari per senso di colpa tendevate o di responsabilità tendevate a trattenere, adesso ripartirete più lievi e leggeri di prima. Dal 20 infatti Marte passerà nell'amico segno dei Gemelli, inizierà a movimentare positivamente la situazione, come se si se volete guardare il video, c'è un video dedicato a Marte in Gemelli per 7 mesi, al transito di Marte in Gemelli per 7 mesi, perché è un transito abbastanza importante e interessante, e vi aiuterà a creare questo ponte, no? Come dire, a riprendere tutte le macerie, o comunque a rielaborare tutto il passato, tutto quello che c'è stato, sia negli ultimi 2 anni che nell'ultimo trentennio, e a liberarvene definitivamente, lanciando proprio un ponte per un 2022 che sarà completamente diverso, ok? Quindi voi siete proprio all'interno di una centrifuga. Venere però dal giorno 11, la scorsa settimana, è entrata nel vostro segno, quindi anche se avete tantissimi impegni, anche se avete delle responsabilità, anche se avete delle scadenze, adesso avrete le ultime 2 settimane di agosto e la prima di settembre da dedicare un po' al riposo, al relax. Probabilmente questa è la settimana in cui inizierete ad organizzare per le vacanze o a partire, insomma, è proprio la fase destinata al relax, all'amore, alla cura di sé, anche alle cure estetiche. Ragazzi, quando torna Venere sull'ascendente è il momento di attuare cambi look, remise in forme, a volte accade in estate, ma sì, spesso Venere e Leone, non spesso, sempre Venere e Leone è, essendo congiunta al Sole, essendo un pianeta che circola, non si discosta mai più di 2 segni dal Sole, in novembre non si verifica. Ricordatevi sempre che quando avete Venere sul Sole è il momento migliore non solo per l'amore, per ripristinare delle atmosfere molto dolci con il partner, se magari con lo stress del momento c'è stato un allontanamento, ma anche per dedicarsi alle cure estetiche. Ancora migliore dal 20 questo fatto delle cure estetiche, perché Marte farà un ottimo aspetto con Venere.
Invece per il momento Marte in Toro forma, quindi dall'11 al 20, anche se larga, insomma ci sono dei transiti di dissonanza, quindi per adesso riposo e vacanze, poi se doveste dedicarvi alla remise in forme e alle cure estetiche, ma anche alle guarigioni, ragazzi, proprio al benessere, a prendere decisioni positive per voi, proprio ad amarvi di più. Per chi invece aspetta l'amore perché proprio anche grazie o a causa di Saturno magari ha visto liberarsi il campo da personaggi, da relazioni, da partner ormai andate in... Così andate a scemare, ragazzi, andate a morire. Questa Venere, soprattutto nelle giornate a partire dal 20, offrirà dei flirt, degli incontri molto interessanti, perché avete comunque un Saturno angolare che indica che c'è un portale aperto per incontrare il partner, per incontrare delle persone importanti, destinate, karmiche nella vostra vita. Quindi dal 20 inizierete ovviamente già dall'11 con l'ingresso di Venere nel Leone a percepire un'atmosfera diversa e ad incontrare persone gradevoli. Le cose si evolveranno positivamente in concreto, proprio con uscite, con incontri, proprio fisicamente e concretamente dal 20 agosto, e ci sono buone possibilità, come dire, di fare incontri molto interessanti, destinati a durare. Quindi fatemi sapere. Grandi novità anche al lavoro, ma quelle devono essere già avvenute, con promozioni, cambi e migrazioni. E se le notizie vi arrivano dopo Ferragosto, per chi sta aspettando un trasferimento o qualcosa del genere, questi cambiamenti, queste risposte e questi trasferimenti poi saranno attivi da settembre. Quindi un grande in bocca al lupo, fatemi sapere come vanno le cose. Passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, allora le questioni sentimentali sembrano essere le più determinanti per quanto riguarda la vostra settimana. È un momento in cui siete molto ciarlieri, un momento di grande comunicazione, ragazzi, anche di grande lucidità, e soprattutto state dimostrando la capacità di essere così lucidi e di rimettere in ordine anche il caos sollevato dai transiti di Giove in Pesci. Per chi capitasse per la prima volta su questi video, ogni 12 anni avete Giove opposto. Quest'anno dal 1 gennaio 2022 fino all'11 maggio tutta la Vergine, l'ascendente Vergine, anche chi ha la Luna in Vergine, no? Pianeta in Vergine, ha subito l'opposizione di Giove. Quindi innanzitutto si è concluso un ciclo che è iniziato nel 2010. E però se ne è aperto un altro. Questo è un altro che è sicuramente più costruttivo, meno nervoso, meno precario, meno stressante, ragazzi, sicuramente in linea con i vostri sogni, perché l'ultimo ciclo di Giove si era aperto con la congiunzione di Giove su Urano. Voi sapete che quando un pianeta ritorna su se stesso, no? O sui propri luminari e riparte il ciclo sarà intriso del cielo che quel pianeta trova in quel momento. Nel 2010 Giove fece una congiunzione con Urano, quindi il dodicennio che partì in quel momento aveva una precarietà anche proprio di sistema nervoso, ragazzi, di emozioni, di certezze legate alle emozioni, di memorie antiche, anche il rapporto con la fede probabilmente per molti di voi è stato messo a dura prova, ok? È come se aveste perso un po' la magia negli anni, no? Negli anni di questo lungo ciclo, la magia nei confronti della fiducia, nei confronti della vita. È stato sicuramente un dodicennio dissacrante che ha riguardato tutti, nel vostro caso con l'opposizione. È come se vi avesse lasciato una ventata di amarezza, di pessimismo, come se in alcuni momenti non fosse più possibile sperare nella vita o sognare, ecco.
ok? Quello che invece voi dovete imparare a fare, voi tutti ragazzi, chiunque ha l'opposizione di Giove ogni 12 anni, ma nello specifico la polarità Vergine-Pesci ha, come dire, una sfida ben precisa, che vi anticipo, visto che adesso state vivendo le energie di Mercurio in Vergine, che fra la settimana prossima verrà affiancato dal Sole in Vergine, e poi arriverà Venere, quindi vi farete prima una parte virginea, quindi avrete prima una parte molto razionale di questa polarità, e poi dal 28 ottobre fino al 20 dicembre riavrete la polarità emotiva, cioè Giove tornerà in Pesci, no? Quindi questo è un anno, in realtà è dal 14 maggio dell'anno scorso che state facendo un po' di queste polarità, cioè prima partite per, come dire, partite per voli pindarici, con l'emotività a 1000, venite travolti, siete anche un po' obnubilati, no? Dalle emozioni, e poi c'è il brusco risveglio con spirito critico, diffidenza, amarezza, insomma eccesso di critica. Quello che dovrebbe fare il segno della Vergine, un ascendente Vergine ma anche una luna in Vergine, è proprio quello di imparare a vivere sì nella realtà, ad essere logici, critici, no? Concreti, realisti, anche pignoli dove serve, senza però negare le emozioni, ok? Quindi essere sì realisti, essere precisi, essere concreti, essere lucidi, ma senza esagerare. Senza esagerare, altrimenti poi create il famoso leone affamato, che è la nostra emotività, e nell'anno in cui Giove va contro, Giove oppone o il Sole o la Luna, che poi sono i luminari, anche i pianeti sentimentali, quelli Marte e Venere, quelli hanno proprio la valenza della truffa amorosa, come la chiamo io, che non è soltanto i paesi dell'Africa che fanno truffe online, ma è proprio incontrare gente che non è sincera. In linea di massima, Giove in Pesci opposto ai valori in Vergine, porta un eccesso di emotività, soprattutto se l'avete affamata, se non gli avete dato il contentino, no? Se non gli avete dato quello di cui aveva bisogno quotidianamente, e poi insomma questo leone trova questa porta spalancata della gabbia, esce fuori e mangia tutto. Quindi il segreto è ammettere, perché spesso la Vergine, essendo molto critica, ha anche paura di ammettere con se stessa le proprie debolezze. Sappiate che voi avete una grande dose di vanità che tendete a negare, mitigare, spesso a mortificare, perché pensate che quello sia il modo per essere più forti. Invece negare una cosa la rende, volendo, più potente, energeticamente ancora più dominante, perché le cose sono fatte per essere viste, elaborate, accettate e perdonate, anche se non ci piacciono, anzi soprattutto vanno amate anche se secondo il nostro criterio, secondo la nostra scala di valori, sono sconvenienti. Sappiate che chiunque ha delle parti del carattere, della personalità sconvenienti rispetto alla sua scala dei valori, di cui magari non va fiera, ma fanno parte della personalità e vanno guardate, anche se voi non le accettate, magari le perdonate agli altri, non le perdonate a voi. Voi avete questa cosa che perdonate agli altri, magari i peccati di vanità, non li perdonate a voi e poi ci cadete, ok? Perché se voi avete una certa vanità nascosta, no? Perché il segno prima di voi, quindi quello che descrive il vostro inconscio, è il leone. Per esempio adesso ci sta passando Venere. Se voi avete un bisogno di essere riconosciuti, un bisogno, ragazzi, di essere adorati, no? Poi la Vergine nella realtà è tutta frugale, ma in realtà ha questo recondito desiderio. Se voi non vi valorizzate come quella parte inconscia chiede, e fate finta di non far caso a queste cose che sono per poveri, per comuni mortali, poi voi, mi ci metto anch'io che è un ascendente Vergine, avrete questa parte mortificata e
in determinati periodi del secolo, in determinati periodi della vostra vita, quando per esempio Giove, magari anche Marte, no? Quando ci sono quei transiti di impatto, là si apre la cantina e il fiume in piena vi travolge. Quindi non abbiate paura di amarvi, di valorizzarvi, di dedicarvi, ragazzi, alla vostra immagine. Questo è il momento di dedicarvi alla vostra immagine, ok? È la cosa che potete fare per contrastare quell'emotività affamata che è stata affamata proprio dalla negazione di determinati bisogni. Perché? Perché ad alcuni è già capitato. Alcuni se la sono sfangata, però insomma è difficile. Con Giove opposto si incontrano molte situazioni proprio che fanno emergere questo lato ombra molto emotivo che si è voluto negare, e spesso troviamo il pifferaio magico, proprio l'ingannatore, l'impostore, quindi è spesso un incontro amoroso di persona occupata che magari si dichiara single, no? E che quindi alimenta le nostre false speranze, mostrandoci per tornaconto personale, per vanità, ragazzi, per qualsiasi cosa, uno scenario che non esiste. Ma a volte si possono avere degli inganni anche per quanto riguarda gli investimenti, i soci, i contratti di lavoro. Spesso è capitato che persone con Giove opposto al Sole, nello specifico alla Luna anche un po' meno, abbiano incontrato persone che facevano delle proposte di lavoro mirabilanti, che poi hanno spinto la persona a licenziarsi dal vecchio posto e ad abbracciare l'altro, e poi si sono rivelate un nulla di fatto, ok? Quindi amatevi, valorizzatevi, non vi vergognate delle vostre critiche, smettete di criticare e non sarete criticati da nessuno, perché è una regola aurea: chi critica sarà criticato, chi non critica, quindi chi non giudica, pare che sia protetto da questa cosa. Provatela e dedicatevi alla vostra immagine. Cercate di fare questa cosa altamente trasgressiva, altrimenti probabilmente la realtà vi potrebbe mandare da specchio qualcosa che, per farvi vedere i bisogni nascosti, no, vi magari porterà appunto delle situazioni dove incontrate degli impostori. Quindi ragazzi, adesso siete molto razionali. In novembre e dicembre potreste riavere un coup de foudre, comunque un momento di sbarellamento. Sappiate bilanciare, sappiate mettere nella vostra quotidianità le emozioni, la vanità, la valorizzazione di voi come persone e la concretezza, i piedi per terra. Questa è l'alchimia che vi renderà assolutamente felici. Quindi ragazzi, un grande in bocca al lupo, fatemi sapere come procede. Passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia. Cari amici della bilancia, cari amici con l'ascendente bilancia, questa settimana siete reduci dalla luna piena della scorsa settimana in congiunta a Saturno, quindi ci sono stati dei momenti di esito importanti per i figli, per la creatività, per l'amore, ragazzi. Alcune storie, no? Insomma, avete capito che non hanno futuro, e quindi chi ha avuto questa percezione con severo, con uno spirito critico severo ma molto realista, si sta iniziando a guardare intorno. Quindi ci sono delle novità che probabilmente sbucheranno, questo è il termine esatto, nel settore delle amicizie, o mentre lavorate ad un progetto che potrebbe essere anche di vacanza in realtà. Comunque se siete fra quei bilancia che stanno facendo la stagione fuori, che si ritrovano adesso con un gruppo di amici, insomma, che si trovano in un clima vacanziero, sappiate che gli incontri sono all'ordine del giorno, e se siete in coppia sappiate che le giornate di Ferragosto, intorno a Ferragosto, dal 14 al 16, possono rivelarsi particolarmente trasgressive, nel senso che per chi non è impegnato, ragazzi, andate, come dire, abbastanza tranquilli. Per chi è impegnato sappiate che può, come dire, presentarsi una tentazione che, volendo, però potrebbe avere degli strascichi più lunghi di quelli che uno può immaginare, e vi spiego perché, soprattutto per
tutte quelle persone che capitano per la prima volta su questo canale, su questi video, e anche per quelli che fanno orecchie da mercante, che ce ne sono tanti, non soltanto fra i nati in bilancia con l'ascendente bilancia, ma in generale l'essere umano quando sente una cosa insomma che da un certo orecchio non ci sente. Il bilancia soprattutto, più dell'ascendente bilancia, ma insomma qua è il caso di fare un distinguo, il bilancia nello specifico, ragazzi, questo vale anche per chi ha la luna in bilancia, il sole ancora di più, ma comunque sole e luna in bilancia con Giove opposto dal segno dell'Ariete sono istintivamente predisposti dall'11 maggio fino a maggio 2023, predisposti ad uscire dalla coppia, ad uscire dalla routine, a fare dei colpi di testa, a trasgredire, a dar vita a tutta quella passione, a quella che aggressività, a quell'irruenza che di solito tengono nascosti nel loro lato ombra. Però ragazzi, quello è il momento peggiore per fare colpi di testa e per prendere delle decisioni, anche se sono con voi che l'anno in cui si ha Giove opposto al Sole o Giove opposto alla Luna, che è una roba che capita ogni 12 anni, è l'anno in cui spesso ci si diverte di più in assoluto, si provano emozioni memorabili, ma si creano dei casini che rischiano di durare fino al successivo transito di Giove. Quindi occhio, nel senso che dipende da come ci arriviamo, ma spesso il nostro stile di vita, i doveri, la routine, l'abitudine, voi che avete difficoltà a uscire dalla coppia, no, precostituita e dalla coppia ufficiale, uccidono un po' l'emotività dell'essere umano. Quando noi arriviamo affamati, insoddisfatti a un'opposizione di Giove, insomma l'atmosfera che si crea è come se aprissimo la gabbia ad un leone affamato che esce e divora tutto, e quello è il periodo in cui si prendono le più grandi cantonate, perché si è fondamentalmente accecati dalla pancia, dai bisogni, e quello è l'anno del credevo fosse amore invece era un calesse. Se noi facessimo una diretta, se voi vi metteste a ritrovare tutti gli anni in cui avete avuto Giove opposto, se siete delle bilance, Giove opposto, adesso si chiude un ciclo iniziato nel 2011, quindi 2022, 2010, 2011, 98, 99, ragazzi ci sono anche su Instagram di Stars and the City e qui nei post, io ho messo nei mesi scorsi ho messo i grafici con il ritorno di Giove nei segni, ok? Quindi potete divertirvi a constatare, a verificare che i ritorni di Giove opposto al Sole, opposto alla Luna, sono quelli in cui a volte, secondo me spesso, abbiamo fatto delle grandi cantonate, perché ripeto, è un periodo di grande pancia ed è un periodo in cui anche qualora arrivassimo controllati e contenuti, si riescono ad incontrare quelle persone che ci fanno sbagliare. Quindi magari si fa l'incontro con la persona che ci piace tanto, che però non è sincera, e quindi ci dice che è single ma invece ha moglie e 7 figli o marito e 7 figli. Può essere l'anno in cui magari ti presentano una persona ideale per iniziare un nuovo lavoro e quello fallisce con voi dietro, oppure la volta che decidete di fare una società con qualcuno e quello è ballanzasca. Si fanno delle grandissime cavolate, uno perché non si riflette, due perché si incontrano delle persone che non sono sincere. Quindi nei momenti in cui si possono creare quelle cose quelle situazioni di trasgressione, ragazzi, sembra una sciocchezza, invece a volte proprio con questi transiti ci può partire la brocca e fare danni. Quindi il consiglio, fate come Ulisse, che al canto delle sirene si fece legare all'albero maestro, credo che sia la cosa migliore. Insomma, il segreto è resistere alle tentazioni, ok? Giove sarà opposto al vostro Sole fino a maggio dell'anno prossimo. Se siete single, ragazzi, non siamo immuni da sofferenze, ok? Quindi anche quando uno è single non è immune dalla sofferenza, certo, ha meno da perdere.
ha meno da perdere perché non rischia di compromettere un rapporto preesistente. Però è da valutare, sappiate che si incontrano diverse persone insincere. Per quanto riguarda i lavori, il lavoro invece, perché molti mi hanno scritto che devo fare, sono bilancia, ascendente e bilancia, hai detto che l'ascendente può prendere il lavoro, è vero ragazzi, ci sono delle situazioni che con un semplice oroscopo settimanale non si riescono ad inquadrare, perché ci vorrebbe l'analisi del tema natale. Siate concreti, non fate scelte di pancia, fatevi consigliare, valutate molto bene, valutate lo storico, informatevi e guardate non tanto alle prospettive future ma al passato delle persone che incontrate e dei lavori, no, che vi vengono prospettati. Cercate di informarvi, nessuno è infallibile, i transiti possono essere confondenti, però tanto si può fare perché esiste il libero arbitrio, quindi gli astri inclinano ma noi in qualche modo possiamo difenderci, no? Possiamo determinare, quindi quello che potete fare è guardare allo storico della persona che avete davanti. Per il resto è normale che ci siano delle ottime prospettive di crescita perché voi avete il trigono di Saturno fino a marzo dell'anno prossimo e vi ricordo dal 20 agosto, quindi dalla prossima settimana, il trigono di Marte in Gemelli che vi porterà molto lontano, che vi porterà a superare molti limiti personali. E ragazzi, per tutte quelle persone che sono single, volevo dirvi, l'amore potrebbe arrivare da lontano e portarvi lontano. Potreste incontrarlo in luoghi di formazione, in luoghi di cultura, anche in biblioteche, e se lo incontrate a casa vostra sappiate che potrebbe venire da lontano a sua volta o parlare una lingua straniera. Quindi diciamo che i prossimi 7 mesi avranno in qualche modo il sapore di qualcosa di internazionale, di globale, e soprattutto qualcosa che psicologicamente vi farà crescere. Quindi ragazzi, bene così, occhio semplicemente agli impostori, questa è la prima cosa. Io vi mando un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, questa settimana Marte esce il giorno 20 alle 7:57, esce dal segno del Toro, quindi possiamo dire che questa settimana è l'ultima, ragazzi, è l'ultima in cui la croce a T dei segni fissi contro, ragazzi, Scorpione, non soltanto voi, anche contro il Toro, contro l'Acquario, contro il Leone, è l'ultima settimana in cui ricevete l'opposizione di Marte, ok? Quindi potete iniziare a stappare uno spumante, uno spumantino, uno champagne, insomma, a seconda della rottura che vi toglierete dalle scatole. Cerchiamo di declinare questa cosa perché questo transito che è iniziato il 5 luglio e che finisce il 20 agosto a mattina, negli ultimi 3 giorni del transito, quindi 17, 18 e 19, verrà leggermente rafforzato, sospinto dalla Luna. Voi sapete che, lo sapete perché ve lo dico sempre, poi insomma molti di voi sono appassionati di astrologia, la Luna è un po' a livello energetico quella ciliegina sulla torta, quella spinta, quella piuma che fa, quella piuma neanche tanto perché insomma determina tantissimo, no? Governa le maree, noi siamo già fatti al 90% d'acqua, quindi potete immaginare gli stati d'animo che smuove, le emozioni che muove, l'energia che tocca. Comunque la Luna è quel lago della bilancia, quel lago che fa pendere la bilancia a destra o a sinistra spesso, quindi quando c'è un transito in atto e la Luna passa proprio in una posizione strategica, angolare, magari proprio congiunta a quel transito stesso, magari opposta, lo attiva. E quindi l'universo ha pensato bene di far passare proprio negli ultimi 3 giorni di Marte in Toro, ancora largamente, molto largamente congiunto a Urano in nodo nord, la Luna calante. Quindi che cosa capiamo noi? Che gli ultimi 3 giorni con un colpo di coda, cosa che spesso accade nei transiti astrologici, che diano una botta di energia, no?
che diano una botta di energia proprio alla fine, vieni Milla, proprio alla fine del transito, anche a noi con un colpo di coda arriva qualcosa che fa chiudere, che dà un esito, un esito proprio definitivo, e sarà probabilmente in un'energia non in eccesso ma in difetto, nel senso che forse dovrete lasciare andare qualcosa, perché è una luna calante, ok? Quindi che si tratti di rapporti umani, che si tratti di situazioni lavorative, questa è una luna in realtà molto legata all'economia, al possesso, al controllo, quindi per quanto riguarda economia può essere o contratti lavorativi che si concludono o compravendite per esempio, ma anche a livello sentimentale, perché comunque è un Marte in un segno venusiano, il Toro, per cui magari è andato a sollecitare in maniera, come dire, abbastanza fumantina quelle relazioni sentimentali che si basavano molto sul possesso, sul controllo, sulla gelosia, insomma su queste cose qua. Voi siete quelli che ricevono questa opposizione, no? Quindi o è ripeto, o è la fine di un contratto, o si verifica qualcosa in un rapporto sentimentale, personale, che dovrebbe manifestare, come dire, in tutto il suo splendore, una sorta di eccesso di disarmonia. E queste cose, per quanto siano scomode, servono proprio per farci vedere fin dove siamo capaci di arrivare, le reazioni disfunzionali che abbiamo noi e anche gli altri. Perché? Perché ragazzi, spesso il partner o comunque le persone con cui facciamo le società, le persone con cui anche gli ambienti lavorativi, i contratti lavorativi che attraiamo, ci devono far da specchio di qualcosa che non abbiamo ancora voluto vedere, compreso di noi stessi, e che la realtà a specchio ci rimanda. Quindi esempio, se in una parte molto profonda del nostro lato ombra che non vogliamo vedere c'è un datore, c'è una parte possessiva, sfruttatrice, e noi troviamo un datore di lavoro che ci sfrutta, che ci controlla, che ci fa lavorare sempre di più, che appena siamo in vacanza ci chiama, no? Sapete le menti abusatrici? Allora probabilmente quella persona non è capitata a caso nella nostra vita, ma proprio per farci vedere qualcosa. Nel momento in cui noi lo capiamo che quella parte è fortemente in risonanza con la nostra pancia, con le nostre emozioni terrigne. Nel momento in cui lo capiamo, lo accettiamo, ci perdoniamo, ragazzi, perché la realtà, perdoniamo anche l'altra persona, ma la realtà, la Matrix, riflettono sempre le nostre emanazioni, no? Quindi i primi da perdonare siamo noi, che non abbiamo visto finora quella parte in ombra e abbiamo attratto quella situazione. Nel momento in cui avviene questa magia, si compie un vero e proprio salto quantico, o nel momento in cui una persona ci si ribella al nostro controllo, al nostro possesso, ragazzi, a qualsiasi cosa che noi esercitiamo e noi riusciamo a capire che quella persona si è ribellata perché noi, spinti da Marte opposto, abbiamo tirato ancora di più, perché questo è quello che accade con le opposizioni di Marte. Oltre a trovare qualcuno che ci sfida, che ci provoca proprio per farci vedere le reazioni quanto possono essere violente, quindi per farci vedere la violenza, la rabbia che abbiamo dentro, può anche capitare che iniziamo semplicemente a percepire la paura di perdere qualcosa. Marte opposto lo fa, è un tipo di atmosfera che solitamente si scatena. Quindi noi percepiamo la paura, siamo in allerta e iniziamo ad esercitare un controllo più eccessivo, più serrato su qualcuno, e esageriamo talmente tanto da togliere l'aria a quella persona e abbiamo la ribellione. E questo è un bene, perché se noi usiamo quello che ci succede intorno, possiamo scoprire cose di noi. Perché ragazzi, quando vi raccontano che una persona si è ribellata all'improvviso, quando vi raccontano che una persona vi ha aggredite all'improvviso, non vi risponde più al telefono all'improvviso, non è reale, è che manca nel racconto, nella situazione, quella parte in cui la persona ha sbagliato, la persona che viene evitata, la persona che viene bloccata, la persona che viene rimproverata, la persona che viene anche un po' aggredita ha sbagliato, manca quella parte lì. E quindi è il segno che voi avete di fronte una persona immatura, che non vuole prendersi, che non vuole vedere, non vuole prendersi la parte di responsabilità che la farebbe crescere, e quindi continua questo gioco forza. Più
più noi nascondiamo la testa sotto la sabbia, no? Più noi facciamo come lo struzzo, più noi non ci vogliamo prendere le responsabilità che invece ci tocca prendere, più le reazioni all'esterno possono essere forti, violente. Perché? Perché la misura è colma, no? L'universo ci rimanda sempre questo stesso film, che non è che come dire, si ripete identico. Se noi accumuliamo karma, perché noi giriamo sempre la testa dall'altra parte, vediamo la colpa agli altri, a un certo punto questa misura è colma e ci travolge. Questo è quello che potrebbe accadere questa settimana dal 17 al 19 per quegli scorpioni, per quegli ascendenti scorpione che non hanno voluto vedere. Perché, ragazzi, le avvisaglie le avete da maggio 2018, da quando Urano è entrato in opposizione, che ha iniziato proprio a rendere le situazioni un po' più precarie e quindi a mettervi in allerta per verificare innanzitutto, no, piano piano le vostre reazioni, per farvi lavorare su di voi e sul modo di gestire la precarietà. Poi c'è dal 10 marzo 2020 peggioramenti di avvisaglie come se non ci fosse un domani, con Saturno che è diventato dissonante, perché fin quando Saturno era in Capricorno, 2018, 2019, 2020, siete riusciti a mantenere il controllo in qualche modo. Dal 2020, proprio da marzo 2020, ciaone, nel senso che siete stati messi ancora più alle strette. Però ragazzi, siccome non amate guardarvi dentro, vi spaventa l'ombra, insomma insomma un buon numero di scorpioni, ascendente scorpione, anche le persone che hanno la luna in scorpione, finché hanno potuto, insomma, hanno evitato di prendersi responsabilità e hanno continuato sempre con questi atteggiamenti un po' suadenti. Ok, adesso ho ricevuto uno stop, aspetto, faccio lasciare un po' di tempo, poi riparto alla carica. Quello è indice proprio di non aver compreso il messaggio, non aver compreso che bisogna cambiare atteggiamento, no? Dinamiche, strategie, proprio che c'è bisogno di un profondo lavoro. In tal senso, quelle persone che finora hanno sempre provato a reiterare questi comportamenti, in queste giornate, in un modo o nell'altro, verranno messi nella condizione di darci uno stop. Io consiglio sempre di far partire da noi i cambiamenti, perché poi quando la misura è colma e l'universo ci presenta una prova, poi non sappiamo né che termini, né che modalità e in che tempi ce la presenta, e potrebbe non piacerci. Quindi è anche un discorso di avvedutezza, di saggezza, quello di mettersi in una situazione di cautela. Ok? Quindi ragazzi, se ci sono delle relazioni dove avete esagerato, che avete trascurato, potrebbero magari volgere al termine o essere messe fortemente in discussione. Se lavorativamente parlando o nei rapporti interpersonali vi è stato detto qualcosa, avete subito magari dei richiami, dei rimproveri, e continuate, fate in modo che passi un po' di tempo e poi ripartite dalla carica, probabilmente potreste ricevere dei veti più importanti. Ok? Quindi siate consapevoli che è arrivato il momento per lo Scorpione di cambiare, che con questo transito, che voi potrete rivedervi nel vostro caso veramente fino a maggio dell'anno prossimo, il video di Marte in Toro congiunta Urano. Perché quello che immettete adesso nella vostra matrix e nella vostra realtà sboccerà a maggio 2023, quando Giove entrerà nel segno del Toro. Quindi siate consapevoli che c'è bisogno di una presa di coscienza, di prendere in mano la situazione, di guardare alle radici, alle vostre radici. Molto spesso i film che si ripropongono nella nostra vita dipendono da schemi comportamentali che risalgono alla famiglia, al karma familiare, alle dinamiche, agli ambienti nei quali siamo cresciuti. Visto che siete reduci da una fantastica luna piena su Saturno, proprio in un settore come quello delle radici, andate a controllare, saranno sicuramente emerse delle tensioni, delle dinamiche. Guardate quanto voi somigliate alle persone che vi hanno messo al mondo, che vi hanno cresciuto negli schemi, nei comportamenti, e vedrete, osservando loro, riuscirete ad avere un comportamento, riuscirete ad avere un'idea di come vi comportate voi, e da quel momento in poi inizierà la magia della rinascita, perché
sarete capaci di prendere in mano la situazione e di cambiare. La rinascita inizierà il 20 agosto a mattina, quando Marte entrerà nel segno dei Gemelli e vi offrirà 7 mesi di sostegno per creare un ponte tra il passato e il futuro. Quindi ragazzi, forza e coraggio, questa è l'ultima settimana, usatela a vostro vantaggio e si creerà un 2023 strepitoso. Un grande bacio e noi passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, questa settimana nelle giornate tra il 17 e il 19 agosto, con la Luna in Toro che si va a congiungere sul transito, sulla parte finale del transito di Marte in Toro, che poi il 20 entrerà nello sfidante segno dei Gemelli per voi, se ancora non è accaduto nulla, potrebbero crearsi le condizioni per cui voi facciate uno strappo alla vostra realtà, cioè lasciate andare o per interesse o magari vi licenziate, insomma accade qualcosa nella vostra quotidianità, o questa cosa è già accaduta dal 5 luglio al 20 agosto, ma soltanto adesso, no? Fatte passare le ferie, fatto passare il Ferragosto, soltanto adesso prendete in mano la situazione e iniziate, come dire, il distacco, la fine da qualcosa o il prendere in mano una situazione. Poi a seconda, no? A seconda della situazione che state vivendo, potrebbe essere un far valere i propri diritti lavorativamente parlando, potrebbe accadere che lasciate andare un lavoro, vi licenziate perché vi è arrivata una proposta e poi non state bene più in quell'ambiente di lavoro. Può essere che improvvisamente vi spostino di lavoro e voi decidiate, chissà se con la luna piena in Acquario avete ricevuto qualche notizia di trasferimento. Qui ci sono delle novità. Può essere anche che abbiate trovato un lavoro nel frattempo, ma improvvisamente arriva la risposta a quel concorso, il trasferimento, una chiamata ad un curriculum che avete mandato, una chiamata conseguenziale a un curriculum che avete mandato tempo fa. Insomma, ci sono molti colpi di scena che è difficile che non siano accaduti nel frattempo e che potrebbero accadere proprio questa settimana. E poi inizierà una fase di, come dire, di tensioni, una fase un po' stressante, una fase un po' impegnativa, innanzitutto portata dai 7 mesi di Marte in Sagittario, Marte in Gemelli, scusatemi, che vi vede particolari, insomma, principali protagonisti insieme al segno dei Gemelli stesso. Se non l'avete ancora visto, vi lascio in sovraimpressione il video su Marte in Gemelli per 7 mesi, che comunque, anche se sfidante, nel vostro caso mette alla prova tantissimo i contratti, le relazioni interpersonali, insomma, i matrimoni, i rapporti a due. Anche se, ripeto, è sfidante e creerà molte tensioni, sappiate che grazie al meraviglioso trigono con Saturno si creerà un ponte, un qualcosa di costruttivo nei rapporti, nelle prospettive, nei contratti, un panorama. Questi 7 mesi, per quanto sfidanti, creeranno per voi un ponte, se utilizzati bene, verso un futuro che potrebbe portare a grandi cambiamenti. Uno dei cambiamenti che potrebbero portare non è soltanto lavorativo, ma se è lavorativo, ragazzi, vi porterà lontano, talmente lontano che aumenteranno le finanze innanzitutto e probabilmente ci sarà anche un cambio di domicilio, anche per voi. Il 2023, il 2024 porteranno ad un cambio di domicilio, proprio a vendite, cose del genere. Ovviamente, ragazzi, dipende da come arrivate a un transito. Se io cerco lavoro, arrivano questi transiti di questo genere, è chiaro che si presenteranno a partire dal 20 diverse proposte, in realtà già questa settimana, ma dal 20 dovrò, da dopo Ferragosto, insomma, si sa che inizia, le notizie possono arrivare anche adesso, ma insomma si sa che poi passato Ferragosto una persona inizia ad organizzarsi. Quindi se io cerco lavoro,
è inevitabile, quasi inevitabile, vista la tanta energia di questo transito, che mi arrivi qualche proposta che passi attraverso uno spostamento. Se io ho fatto dei concorsi, è inevitabile che a partire da questa settimana arrivi, o se ho inviato dei curriculum, se io aspetto una comunicazione, ragazzi, ufficiale, questa settimana è difficile che non accada. E poi le conseguenze, no, di questi 7 mesi, di questo inizio di novità, vi porteranno ad allontanarvi probabilmente dal posto dove siete ora e a mettere radici da un'altra parte. La stessa cosa può accadere se il cambiamento non è lavorativo ma sentimentale. Ragazzi, Marte in Gemelli opposto al vostro Sole, o soprattutto opposto al vostro ascendente, indica che potrebbero esserci dei periodi in cui iniziate magari a sentire, a comunicare con una persona. Siccome Marte in Gemelli è abbastanza doppio, potrebbe essere il caso che o voi o l'altra persona non siate liberi, che inizi un contatto epistolare, qualcosa che si protrae per molto tempo e che alla fine può farvi, soprattutto da Natale in poi, perché l'autunno è un po' contraddittorio, no? Sarà foriero di apparizioni, sparizioni, insomma la situazione nei rapporti sarà molto ondeggiante, no? Qualcuno scompare, chi non ritorna ovviamente se l'è data, lasciatelo andare. Chi da Natale riappare più deciso che mai, insomma ragazzi, è da prendere in considerazione, perché questo, il 2022-2023, è invece l'anno per i Sagittario che porterà l'amore, i figli, passioni creative, nuove passioni creative e o novità per quanto riguarda i figli. Se siete già grandi e avete già dei figli, delle belle novità, si chiude per voi a livello sia di figli che sentimentale che, come dire, creativo e passionale, un ciclo che era iniziato nel 2011, se ne apre un altro che ha dei presupposti migliori, perché diciamocelo, insomma, l'ultimo dodicennio non è stato, come dire, costruttivo e piacevole per nessuno, quindi questo è un anno di passioni, di creatività, di amore e di figli. Se i figli ce li avete già, allora se volete dei figli, questo è l'anno in cui troverete partner e se li cercate da tanto, questo è l'anno in cui con la cura giusta, insomma, si creano i presupposti per averli. Qualcuno mi ha scritto, se non c'hai il partner dipende da come ti ci trovi, perché è inutile, l'astrologia non può dare la risposta, perché se non c'hai il partner i figli con Giove non arrivano. Ragazzi, sapete quanta gente ho visto io e avete visto anche voi rimanere incinta per una notte di divertimento in discoteca? Ok, quindi a meno che non siate murate vive in un convento, murati vivi anche voi, se non volete figli, perché voi non potete conoscere, cioè l'ego umano, io capisco che è incredibile, no? L'ego umano, cioè, siamo qui per espiare quello la personalità egoica è quella che ci crea tutti i problemi di questo mondo. Però noi non sappiamo quello che accade fino a giugno 2023, fino a maggio 2023. E comunque sia, l'energia in quel settore è tanta che, a meno che non vi siete chiusi fisicamente in un convento, o a meno che non abbiate posto tante di quelle barriere mentali, chiusura del cuore, chiusura della mente, di che stiamo a parlare, che mordete appena si avvicina qualcuno e neanche ve ne accorgete, insomma, o a meno che non abbiate una cintura di castità, ragazzi, con Giove in quel particolare settore, se non volete figli, usate precauzioni, perché si potrebbero creare le condizioni. Tra l'altro un Giove in Ariete non è un Giove in Toro che sa, insomma, va a sollecitare delle atmosfere, delle energie comunque un po' più lente. Il Giove in Ariete può anche portare i colpi di testa, l'occasione fugace, sapete, quelle cose repentine dalle quali si possono aprire degli spiragli, così a volte la vita cambia in un attimo, e con il cielo che abbiamo le cose cambiano in un attimo.
Ma per tornare al concreto, ho visto gente che con l'avventura di una sera poi insomma si è trovata con delle dolci sorprese, quindi non è detto che se non hai un partner fisso non si possano avere figli, quindi cercate un attimino, fate un respiro profondo, no? Connettetevi, vedete che se fate questo esercizio non è per i commenti superflui, è per voi. Essere impulsivi, scrivere, verbalizzare cose che non sono state minimamente, come dire, sulle quali non si è riflettuto un attimo, è inutile, ragazzi, è inutile e vi fa sprecare tante energie e io capisco la vostra impulsività, capisco i segni di fuoco, ma vi fa sprecare delle energie inutili e invece con questi bei transiti è bene connettere il cervello, creare anche una strategia, scegliere un obiettivo costruttivo e impiegare le energie personali verso qualcosa di costruttivo e non, come dire, no? Di blaterare. Quindi avete Giove in Trigono, avete dei grandi cambiamenti, avete cambiamenti lavorativi nella routine o nello stile di vita. Se c'è bisogno che cambiate per il vostro benessere delle abitudini e non lo avete ancora fatto, questa settimana dal 17 al 19 potrebbe insorgere qualche malanno, qualche malessere, per cui dovrete fare quello. Se vi chiedete perché siete nella fase degli eccessi e perché le stelle vi spingono alla correzione. Come dicevamo, se avete qualcuno con Marte in Gemelli, potreste passare un periodo in cui conoscete anche un'altra persona e potrebbero esserci delle indecisioni. In questi casi che si fa? Beh, ragazzi, uno si ascolta il cuore, no? Non si ascolta l'ego, che magari la vanità ci fa fare degli errori, c'è pure questa bella Venere in Leone, no? Che ci fa ruggire felici, però insomma, come dire, viste le tensioni a cui il Sagittario va incontro, bisognerebbe essere un po' più prudenti. Quindi, nelle questioni di amore, teoricamente per essere felici si ascolta il cuore. E nelle altre questioni magari si ascoltano la mente e l'ego, quindi ascoltate il cuore e soprattutto vedete chi vi ama, non soltanto, cioè mettete anche il rispetto, perché il rispetto che vi arriva dall'altra parte, perché arriveranno dei tempi in cui ci sarà bisogno di tanto equilibrio e di tanto rispetto nelle questioni sentimentali, quindi delle scelte impulsive potrebbero risentire e crearvi delle problematiche particolari con i transiti che ci saranno, insomma buon senso. L'energia di questa settimana per voi, in realtà per tutti, anche per noi, è buon senso. Quindi ragazzi, un grande in bocca al lupo, godetevi questa Venere in Leone che insomma vi porta viaggi, vi porta divertimenti, non cedete a tentazioni stupide, ma lasciate andare quello che non va più bene e che vi appesantisce, con un occhio allo stile di vita e alla salute. Un grande in bocca al lupo e fatemi sapere le novità che vi arriveranno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, per voi questa settimana i transiti, i pianeti sono ancora particolarmente a favore e accadrà probabilmente, come dire, un esito, un fenomeno, un qualcosa che vi farà cambiare prospettive o che vi farà lasciare andare qualcosa che magari vi appesantiva un po', quindi un'ultima zavorra, e dalla prossima settimana inizierete poi un periodo movimentato, no? Di cambiamento e di transizione lavorativa o personale dal punto di vista della salute o dello stile di vita, che è proprio la conseguenza di quello che potrebbe accadere questa settimana. Allora, andiamo al ritroso. Voi siete reduci da una impattante e determinante luna piena in Capricorno del 12 agosto su Saturno retrogrado, che vi ha fatto fare un po' il conto della serva, no? Così, proprio qualcosa di nudo e crudo, sia rispetto alle vostre risorse, al vostro patrimonio economico, quindi alla forza, al potere che avete d'acquisto, di provvedere a voi stessi, se state messi bene, se state messi male, che poi ragazzi è il bilancio, è l'esito, è il risultato degli ultimi 30 anni, quindi avete fatto
un bilancio particolare. Io vi auguro che non sia stato amaro, però una luna piena su Saturno, no? In un settore come il segno dell'Acquario, appunto, che vi ha fatto valutare tutte le scelte economiche, ragazzi, proprio anche di correttezza degli ultimi 30 anni, probabilmente ha fatto emergere qualcosa, magari ha fatto emergere qualche irregolarità, magari non avete, ragazzi, non soltanto in termini di finanze, di investimenti, magari dovevate sistemare un immobile, magari dovevate sistemare delle cose, qualsiasi cosa, ragazzi. Fatto sta che voi venite da quella settimana lì. Probabilmente ci sono state delle tensioni con i figli, se li avete, o forse con il partner. Ma ovviamente, ragazzi, siccome i transiti sono buoni, le tensioni sono risolutive, quindi io ho un confronto con un'altra persona, magari finalmente risolviamo questa cosa o mettiamo mano a quest'altra. Quindi magari, per quanto le cose possano essere scomode, ovviamente sono utili a risolvere. Cosa accade questa settimana? Che anche in conseguenza, no, a quel bilancio, a quella correttezza personale che voi avete valutato, a quel seguire le regole, a quanto siete stati capaci negli ultimi 30 anni, no, di seguire le regole, di essere ortodossi, di essere corretti, adesso, no, questa settimana si inizia a valutare cosa lasciate agli altri. Cosa lasciate agli altri effettivamente, quindi diciamo rispetto all'idea, magari a qualche idea di vanagloria che uno si fa perché ci sta, magari, no, il segno del Capricorno legato al potere, allo strapotere personale, non accetta le critiche, non riesce a chiedere scusa, magari invece c'è questa luna piena su Saturno che fa venire fuori tutto il vostro modo ortodosso di aver agito, no? Il vostro modo ortodosso o meno di aver accumulato beni, agito qua e là, e si presenta il conto da pagare. Questo è quello che accade questa settimana con una bella Venere in Leone opposta a quel Saturno, opposta a quella luna, poi nelle giornate tra il 17 e il 19 con la luna calante che si andrà proprio, che va a chiudere, va a accompagnare. Poi guardate l'universo come è preciso. Gli ultimi 3 giorni in cui Marte resta nel segno del Toro, gli ultimi 3 giorni in cui si compie questo epocale transito che è stato l'incontro tra Marte, Urano e Nodo Nord, la Luna, che spesso è l'ago, la ciliegina sulla torta, no? È quella cosa, il l'ago della bilancia, quello che fa pendere la bilancia, si va a posizionare, va a passare, no, gli ultimi 3 giorni sul segno del Toro, come a dare quella spinta energetica, come a sancire quella chiusura, come a muovere le acque, quel tot che serve per finire questa cosa, chiudere e andare avanti. Quindi per tutti quelli che hanno detto innanzitutto non è successo niente sentimentalmente, economicamente, lavorativamente parlando, ragazzi, aspettiamo il 20. Questa è una gran cosa. E comunque il segreto è lasciare andare quello che è stato il passato, quelle che sono le aspettative e cercare di risolvere, no? Questa Venere sarà fino a settembre opposta a Saturno, quindi quello è il lasso di tempo per cui ci saranno queste cose da risolvere, questi pagamenti da fare allo Stato, queste sanatorie, queste risoluzioni, no? È chiaro che tanto ha di immobile, tanto ha di economico questo transito di Urano, Marte e Nodo Nord, quindi insomma cercate di fare quello che potete con le vostre finanze. Dal punto di vista sentimentale possono esserci delle tensioni, potreste aver incontrato, potrebbe essersi ripresentata una persona, no, che viene a turbare il vostro ménage perché voi avete già una situazione magari prestabilita di tranquillità e quindi c'è questo desiderio di seguire la tentazione, questa impossibilità di farlo, no? Quindi probabilmente siete soggetti a tentazioni, c'è qualche sirena che da qualche parte ulula. Ragazzi, il consiglio delle stelle è di essere prudenti,
e di essere prudenti, perché questo canto, questo richiamo delle sirene potrebbe durare molto poco. E invece i transiti che ci sono, che sono sfidanti, che vogliono mettere, che sono sfidanti, che sono regolatori, che vi chiedono responsabilità e che vogliono mettere ordine, suggeriscono che se state bene dove state, è bene non perdervi dietro a sirene che suonano una lingua molto accattivante ma poco consistente. Quindi il consiglio delle stelle è di badare alla sostanza. Poi non vi preoccupate che da settembre molte cose si sistemeranno. Se siete invece in una situazione traballante sentimentalmente parlando, questa settimana, no, delle giornate tra il 17 e il 19, potrebbe, l'ago della bilancia potrebbe spostarsi a favore di una liberazione, insomma, e ragazzi, lasciate andare quello che non vi rende più felici, se non vi crea i particolari problemi pratici a cui il Capricorno fa sempre, butta sempre un occhio. Perché? Perché avrete i prossimi 7 mesi, sì, un po' di tumulto, un po' di tensione, un po' di qua, un po' di là, perché state creando un ponte tra il passato e il futuro. Durerà 7 mesi, ma voi sappiate che da marzo 2023 avrete Saturno a favore, c'è uno spicchio c'è un momento nell'autunno tra novembre e dicembre in cui avrete un respiro, un momento molto dolce con Giove che si toglie dalla dissonanza e vi va a favore, quindi i mesi diventano 5 volendo di tensione, no? Perché Giove dovrebbe darvi una mano, però insomma ragazzi il cambiamento va accolto e va seguito. Questo resterà l'anno in cui, no? Resterà alla storia della vostra storia personale, nella storia della vostra storia personale. Questo resterà un anno in cui qualcosa o cambierete casa, l'anno in cui vi trasferirete da un'altra parte, proprio qui cambia il domicilio, l'anno di un acquisto importante immobiliare, l'anno di una vendita importante, molto difficile che Capricorno, ascendente Capricorno, a fine di 2022, ma a fine anche del transito di Giove, quindi fino a maggio 2023, non annettano o non lasciano andare un immobile, una residenza. Questo è l'anno del patrimonio immobiliare, l'anno dei cambiamenti in famiglia. È difficile che le persone, il nucleo familiare sia uguale, no? Dall'inizio, dall'11 maggio 2022 al 7 maggio, se non erro, 2023, è difficile che i vostri possedimenti, il vostro domicilio, il numero delle persone in entrata e in uscita sia lo stesso. Perché? Perché c'è chi parte, chi viene, chi si sposa, chi trasferisce, chi ritorna. Una nota che vi volevo dire, un suggerimento che vi volevo dare, visto il transito di Marte 6 mesi in Gemelli, potrebbe presentarsi un periodo di tensione non solo lavorativamente, non solo a livello di salute, quindi siate prudenti, no? Tutelatevi, siate riguardatevi, siate insomma così saggi, abbiate buon senso, non esponetevi ai rischi, ai malanni, al freddo, perché poi Marte in Gemelli insomma riguarda le vie respiratorie. Un occhio di riguardo ai vostri animali domestici, perché questo transito così lungo potrebbe, no? Magari così, non li esponete ai rischi, insomma. Probabilmente o arriva qualche animale domestico nella vostra vita, o se qualche animale domestico sta male, potrebbe, o magari a una certa età, potreste dovervi dedicare particolarmente a questa cosa. Quindi così vi avviso, se doveste chiedermi ma perché sta succedendo questo, è un transito, gli astri non decidono per noi, ma spingono, no? Un certo tipo di energia a creare un certo tipo di atmosfere. Quindi ragazzi, mi raccomando, prudenza, come spesso siete soliti fare, controllo delle situazioni e non cedete a tentazioni. Un grande bacio e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario.
Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, le tensioni continuano perché questa settimana dal 17 al 19 la luna calante si congiungerà a Marte che sta uscendo dal segno del Toro. La buona notizia per voi, segno ascendente, luna in Acquario, ragazzi, tutte le persone che hanno i pianeti, no? In Acquario godranno dal 20 alle 7:57 del mattino dell'ingresso di Marte nel segno dei Gemelli, che per ben 7 mesi vi darà un grande respiro, vi toglierà da quel cono d'ombra nel quale vi trovate, però fino al 20, insomma 21, perché poi vabbè Marte entra nel segno dei Gemelli, ma insomma diamogli il tempo di esprimere l'atmosfera, le energie, no? dell'elemento aria. Allora, la settimana è complessa perché siete nell'ultima settimana di cono d'ombra, si è aggiunta anche Venere, c'è stata una luna piena su Saturno il 12, insomma sul vostro segno, che può aver dato ulteriori pesantezze e responsabilità, però ragazzi questa è l'ultima settimana in cui il Sole è opposto a voi, vi mette in ombra, vi ha chiesto di dare più agli altri che a voi stessi, di mettervi al servizio di qualcuno, di sacrificare qualcosa di voi, soprattutto la libertà, e soprattutto nel settore famiglia o comunque legato agli immobili, legato al domicilio, a qualche immobile che avete, insomma, che si sono create le tensioni maggiori e che insomma buona parte della vostra estate è stata un po' sacrificata, quindi famiglie e immobili. Questa settimana è complessa, la luna va a suggellare dal 17 al 19 il lavoro di Marte in Toro dal 5 luglio, quindi è come se chiudesse col colpo di coda, desse un esito, portasse insomma all'ultima parte pesante, all'ultima parte di distacco, questo lavoro di Marte, appunto queste problematiche che voi avete avuto sugli immobili, sulla famiglia. Ripeto, dal 21-22, quando anche il Sole, oltre a Marte, avranno lasciato una posizione scomoda, tutto andrà meglio, ci dobbiamo arrivare. Questa settimana è l'ultima. Avete, oltre al Sole, la Venere opposta, quindi è come se negli affetti doveste cedere il passo al partner, chinare un po' il capo, essere generosi e insomma offrirvi e sacrificarvi anche per gli altri. Questa è un po' una condizione che Venere in Leone vi chiede, e che ragazzi questi transiti, no, di opposizione aiutano un po' tutti a riequilibrarci, no? Magari a incontrare delle persone che ci fanno da specchio, a capire delle cose dell'ego, a cimentarci con noi stessi, altrimenti non ci capiterebbero. Contemporaneamente, no, a queste sfide, a questi antagonisti, no, a queste persone che richiedono la nostra attenzione, la nostra dedizione, al partner che chiede, che in questo momento è come se avesse una posizione centrale con le sue esigenze e che quindi vi spinge appunto a sacrificarvi, contemporaneamente state facendo qualcosa di molto impegnativo ma anche di molto costruttivo. Non che gli ultimi 3 anni siano stati leggeri, ma state proprio amministrando e risolvendo, mettendo ordine ad una parte che è quella un po' ereditaria, no? Sia di immobili, sia di beni, che anche di schemi comportamentali, di karma familiare, che in questa strana fase di tensione esterna si sta generando come se parallelamente aveste una fase introspettiva della serie, visto che nonostante è stato luglio, nonostante fra poco finisce agosto, io non sono riuscita a divertirmi, non sono riuscito a divertirmi, a lasciarmi andare come volevo, perché gli impegni, perché Saturno, perché la famiglia, perché il partner con le loro esigenze mi hanno messo in sacrificio, allora, visto che non posso divertirmi, io il lavoro lo faccio completo e mi guardo anche dentro. È una sorta così di rivisitazione del perché alcune dinamiche si stanno, come dire,
presentando o ripresentando. Probabilmente siete talmente acuti che vi siete accorti che lo schema, ci sono delle cose, no? Che si verificano di continuo e quindi avete deciso di metterci mano, o semplicemente avete preso in mano la situazione, complice anche Saturno, ragazzi, ma complice anche Urano, Marte, Nodo Nord in Toro, quindi insomma transiti sfidanti, per risolvere delle questioni ereditarie, immobiliari, cose con lo Stato, ragazzi, con i comuni, con le istituzioni, qualche pendenza, qualche cosa che vi si è presentata e che insomma adesso state risolvendo. Ottima questa settimana, ottima ragazzi, questa settimana per affrontare questioni, per chiuderle, per trovare anche degli aiuti che vi, come dire, che vi verranno incontro sotto forma di persone, di consiglieri, di punti di riferimento che vi aiuteranno, come dire, a dirimervi e a smaltire un po' di pratiche burocratiche. Insomma, c'è anche questa parte da non sottovalutare. Le giornate intorno a Ferragosto, probabilmente con la luna su Giove, riusciranno ad essere lievi, a darvi quei 2 giorni di respiro che vi servono per riprendere energia e allontanarvi. Però ragazzi, state sereni, perché dal 21-22 agosto vi toglierete veramente il sole opposto, Marte contrario assolutamente, e rimarrà soltanto Venere. Vi accenno questa cosa perché voi sarete tra i principali interessati. Il 24, piccola cosa, Urano tornerà retrogrado, quindi tutti i problemi immobiliari che ci sono stati, ecco, queste questioni con gli immobili, no? Potrebbero, come dire, portare uno strascico, cioè richiedervi di riaffrontare bene la pratica, di rifare qualcosa da capo. Quindi il consiglio delle stelle è: questa settimana, complice la luna in Toro che dà, come dire, una spinta pratica, cogliete la palla al balzo. Se c'è qualcosa che si deve lasciare andare, se c'è qualcosa che bisogna risolvere proprio in maniera pratica, togliere le tende e andare da un'altra parte, fatelo. Se ci sono degli immobili, delle problematiche con i familiari che non si sono risolte, fatelo questa settimana. Questo è il consiglio che vi do. Lasciate andare, perché potrebbero ripresentarsi poi successivamente delle dinamiche che vi appesantiscono. Quindi non riesco ad entrare nello specifico delle vostre dinamiche, ma se c'è qualcosa che si trascina e si ricreano delle tensioni, dopo Ferragosto approfittate e mollate il colpo anche lì. Quindi io spero che voi riusciate a, come dire, a risolvere questa cosa. Io lo so che l'Acquario non molla volentieri, però questa forse è la volta di lasciare andare qualcosa che proprio non funziona più. Vedete da dove non c'è energia, dove non vi arrivano soluzioni, dove non c'è tornaconto, dove non c'è vita, dove non ci sono introiti, dove la cosa non si risolve. Il consiglio è di lasciare andare. Ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa settimana che è, come dire, di esito, e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, voi siete alle prese con i postumi di una luna piena molto intensa su Saturno, che vi ha fatto anche vedere, probabilmente ha fatto venire a galla anche dei nemici, anche qualcuno che magari da molto tempo remava contro di voi, no? E che però, ragazzi, è sempre scomodo vedere queste cose, però è sicuramente salutare, perché è meglio sapere che ignorare. Su questo non ci piove. Quindi è chiaro che adesso dovrete prendere delle decisioni. In alcuni ambiti sembra che si tratti anche di decisioni sentimentali. Molte situazioni sono state messe in discussione
Non vi nego che i prossimi 7 mesi saranno di transizione, saranno sfidanti. Già questa settimana è abbastanza impegnativa perché abbiamo il 17, il 18 e il 19 la luna calante in Toro, che è assolutamente vostra amica e benefica, che andrà a passare su Marte, prima su Urano e nodo nord e poi su Marte, quindi vi farà prendere delle decisioni. Probabilmente lascerete andare qualcosa che non è il momento di seguire adesso, oppure perfezionerete questa situazione che si è venuta a creare negli ultimi mesi, la perfezionerete. Diciamo che è il momento di togliere e non di aggiungere. È una fase molto complicata, però visto che la luna è calante, passa su Marte, su Urano e poi su Marte, il segreto in questo momento per alleggerire questa nave, no? Che sta andando da una parte, da un passato ad un futuro, il segreto è alleggerire, riportare le cose all'essenziale, mantenete quello che vi dà soddisfazioni, quello che produce ancora, perché come dire, il livello di vitalità di una situazione è la produttività, sia lavorativamente parlando, sia a livello di rapporti interpersonali, di interlocutori. Quando abbiamo una produttività, quando otteniamo dei risultati, quando stiamo progredendo, allora lì c'è ancora, no? Una motivazione, una necessità di andare avanti. Possiamo capire quando è ora di lasciare andare qualcosa, quando anche se noi proviamo un attaccamento da quell'ambito, da quel lato, da quel lago del ramo di Como, come dico io, non arrivano segnali di vita, di input, di soldi, di produttività, ragazzi. Quando quella parte è morta e sepolta, è importante lasciare andare. Sembra da questi transiti che ci siano delle importanti decisioni portate, ripeto, dopo la consapevolezza della luna piena in Acquario del 12, sembra che ci siano importanti decisioni anche riguardo ad una meta, ad uno spostamento, ad un trasferimento, ad un mezzo di trasporto e anche a degli interlocutori. C'è gente che cambierà un punto di riferimento, un coach, un professore magari della tesi, voi pensate agli studenti, un capo, una persona a cui all'interno degli uffici o all'interno del lavoro facevano riferimento, un social media manager se siete dei professionisti che hanno affidato i loro social, no? A delle persone, uno psicologo. Qui sembra che ci sia un momento di grande revisione, di grande necessità di cambiare il punto di vista delle cose, proprio il mood con cui guardate al mondo, e potrebbe, come dire, esserci alla base di questi modi di vedere il mondo da cambiare anche qualche consigliere che non è più adeguato. Quindi sembra che la grande rivoluzione passi, no? Dai vostri punti di riferimento, dalle persone che vi consigliano, insomma bisogna potare, bisogna potare, questa è una delle grandi indicazioni di questa settimana. Bisogna scegliere una direzione, dove andare o dove non andare, quindi dal 17 al 19 capire, ripeto, dove avete produttività e dove non ce l'avete, da lì vi saprete dirimere con efficacia. Per chi studia, ragazzi, è probabile che in queste settimane, chi studia ovviamente deve fare delle scelte importanti come l'università, insomma queste settimane saranno molto impegnative e probabilmente si riceveranno delle notizie che vi faranno cambiare direzione. Ovviamente questo non ve lo posso dire io, no? Non vi posso dire dove scegliere. Per chi, se si chiudono alcune situazioni, soprattutto per gli studenti, ragazzi, potreste anche, in attesa che Giove ritorni tra novembre e dicembre nel vostro segno,
potreste anche prendere in discussione, diciamo, delle cose temporanee. Avrete un'illuminazione, un lavoretto per esempio, o comunque altri corsi di formazione per cimentarvi con qualcosa, perché se qualcosa non è andato in porto c'è da verificare anche se la direzione è quella giusta. Novembre e dicembre Giove tornerà nel vostro segno, quindi per quel tempo può esserci un'illuminazione. Da marzo avrete Saturno nel Sole, sul Sole, sull'ascendente, che eliminerà ulteriori confusioni se dovessero esserci, perché Saturno, signore del karma e severo maestro, non è certo famoso per l'abbondanza, ma per l'austerità, quindi tende a tagliare tutto quello che noi abbiamo messo in esubero e che non serve praticamente a nulla. Quindi mesi di tensioni, ripeto, c'è anche chi sta decidendo in questo momento di partire, Marte dal 20 entrerà nel segno dei Gemelli e quindi metterà in discussione e porterà anche dei cambiamenti per quanto riguarda gli immobili, quindi ci sarà sicuramente un periodo di rodaggio magari nel quale farete avanti e indietro o nel quale cercherete delle dimore temporanee, magari un ostello, un hotel, delle dimore temporanee, e poi vi darete il tempo di trovare una soluzione. Se la situazione è precaria, non vi abbattete, vi state esercitando sul campo per vedere come vanno le cose, per capire delle parti di voi, perché avete lasciato andare, avete messo in grande discussione tante cose nei primi 5 mesi del 2022, quindi voi vi state ancora conoscendo, vi state ancora mettendo alla prova e state verificando la realtà rispetto ai sogni. Non vi abbattete, perché sono periodi sicuramente di transizione, che non sarà sempre così. C'è un momento di grande illuminazione, ripeto, novembre e dicembre, nel quale molti di voi capiranno dopo questi mesi così di assestamento dove andare. Per chi in quel momento non dovesse ancora avere delle risposte, delle certezze, delle direzioni, ragazzi, da marzo avrete davvero tutto quello di cui avete bisogno. Quindi non vi spaventate, non vi agitate. È una fase di transizione nella quale bisogna essere lucidi, critici, razionali, estremamente razionali, e abbandonare un po' dei sogni megalitici e fare un pezzettino sulla terra, un pezzettino, 7 mesi sulla terra. Sembra anche essere questo un momento, ripeto, oltre che di traslochi e di trasferimenti, anche di formazione, quindi di novità, di nuove scoperte, di nuove acquisizioni. Io so che voi in questo momento avete bisogno di una fase di stacco in realtà, quindi c'è una parte di voi che si sta lasciando andare ai piaceri, all'amore e al benessere, e c'è un'altra che sta mettendo in discussione delle cose. È probabile che siano proprio gli amori e le nuove passioni, sia a livello personale che a livello sentimentale, che stanno mettendo in discussione il passato e che quindi stiano creando una sorta di transizione. Ragazzi, è normale, la vita è fatta di cambiamento, ci sono ciclicamente delle fasi in cui si mette in discussione tanta parte della nostra esistenza. Adesso tocca a voi, perché Saturno l'anno prossimo tornerà sul vostro segno dopo 30 anni e quindi dovete fargli trovare sul piatto quello che è essenziale. Voi, vi ripeto, come vi ho accennato già nel precedente video, per voi è importante l'evoluzione, il credere, all'avere fede nella vita, l'essere capaci di connettervi alle sfere celesti più alte, perché siete delle anime che hanno lo scopo di raggruppare tutte le esperienze della vita, tutti gli elementi della vita, perché avete un'esperienza oceanica, avete delle competenze, dei talenti oceanici, perché si dice che chi si incarna nel segno dei pesci abbia compiuto il giro dello zodiaco, abbia fatto tutte le esperienze, abbia raccolto tutti i talenti del segno dei pesci e li abbia in seno. Li abbia in seno, li racchiude nell'ultimo segno, che è quello più mistico, perché è come se si trova alla fine del ciclo delle vite, o è come quando ci troviamo alla fine di una vita terrena in cui si fa un bilancio della saggezza acquisita e si offre a Dio, no? Si offre all'universo.
il vostro momento prima che Saturno arrivi nel segno, prima che vi presenti il conto, è quello di aprire il cuore e aprire la mente alla magia dell'universo, ragazzi, alla fede. Uscite dal materialismo e state nella fede. Questa è la magia che dovete riuscire a creare. Quindi io spero che queste indicazioni vi siano utili, che vi schiariscano un po', no, nei momenti di dubbio. Vediamo che cosa porta questo Marte in Gemelli. Io vi faccio un grande in bocca al lupo per questi 7 mesi. Vi ringrazio per essere stati con me. Siamo arrivati alla fine del video, quindi io vi mando un grande bacio e vi auguro una buonissima settimana. Ciao a tutti!